Ed eccoci qua, Satapi e Satape. Scusate per il problema che c'è stato, purtroppo c'è stato un problema tecnico, ma non per nulla siamo riusciti a mettere a posto ed è questa anche la forza di noi addetti ai lavori. E che dire, dopo questa mia breve introduzione, lascio la parola al vero padrone della serata e della discussione, ovvero Gianluca di Riassunti di Storia. Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato nella mia live. Scusate i problemi tecnici, ma non siamo ingegneri, quindi portate pazienza. Allora, questa live vuole parlare dell'arte della guerra nel mondo antico, ma con riferimenti anche nel mondo contemporaneo. E ho voluto infatti invitare questi tre amici che ognuno di loro approfondirà un determinato argomento. Quindi lascio che si presentino loro, incontri di storia, visto che è loro il canale della diretta. Beh, Satapi e Satape, conoscete il vostro show della porta accanto, quindi direi di dare poi la parola al nostro caro Berserker di compagnia e poi lasciare la parola a voi ragazzi, ospiti barra capi della discussione. Grazie per averci introdotto nel nostro canale. E niente, io stasera vorrò vedere il sangue. Voglio il sangue stasera. Non ci Carvus, sono sei cazzi. sul nostro canale, voglio Lo so. ricordartelo. Non importa da dove scorre il sangue, basta che scorra. Non siamo, sai benissimo che non sono un fan di Korn. Scherzi a parte, prego Gian e poi a Zach. Ma Zach, se vuoi presentarti un attimo, così poi io chiudo le fila e presento un attimo quali saranno i temi. Ok, va bene, rapidamente, vabbè, io sono Zach, per chi non mi conoscesse, diciamo che mi interesso di storia militare, storia in generale, storia militare in particolare. Ovviamente ho anch'io il canale YouTube. Intanto ringrazio sia te Gianluca per comunque avere l'idea e l'organizzazione di tutta la serata, anche avere messo appunto, come si dice, i boxer agli angoli, no? Pronti appunto per far scorrere il sangue. E poi ringrazio anche Lorenzo e Giacomo che hanno risolto, tanto ci stanno ospitando adesso loro, e hanno risolto i nostri problemi perché, vabbè. Poi io sono l'ultimo che può dire qualcosa perché alle ultime mie live ho dovuto ridurmi al cellulare dopo mezz'ora dall'inizio. Quindi no, vabbè, comunque grazie a tutti e speriamo appunto di avere una simpatica serata combattiva, mettiamola così. Certo. Beh, riguardo ai cellulari, questa live è appena iniziata, quindi vediamo come andrà a finire. In ogni caso, il tema di questa live, il tema l'arte della guerra del mondo antico, così in altre live, poi ho parlato anche con Lorenzo e Giacomo, tra virgolette, in privato, è emerso un po' il tema, come dire, un po' un luogo comune, cioè è un pensiero di tutti quanti noi, alcune grandi figure nella storia antica dei grandi generali, uomini dell'arte della guerra, in particolare di Cesare e Alessandro Magno. E parlando con loro mi è capitato di confrontarmi e piacevolmente, anche molto incuriosito, è venuto fuori, come dire, che la pensiamo in modo diverso. Quindi vorrei fare appunto questa live un modo per approfondire questo argomento su diversi punti di vista, non vuole essere l'ennesimo inchino a queste grandi statue della storia di Cesare di Alessandro. Quindi vedere un altro punto di vista, cercare di approfondire, perché no, entrare un po' nel profondo, perché ovviamente Cesare e Alessandro sono stati uomini come tutti quanti noi. Alessandro era un figlio di Dio, ma questo è un altro discorso. In ogni caso anche loro hanno avuto i loro difetti, hanno fatto i loro errori sia politici che militari. Quindi partiamo da qui, cederei quindi la parola a chi vuole iniziare, Giacomo o Lorenzo, e quindi iniziamo a affrontare questo argomento. Poi ovviamente io e Zach siamo dall'altra parte della barricata, vedremo di rispondere, ma in modo anche di approfondire. E poi spieghiamo anche perché ho voluto anche invitare Zach, che è storia militare, soprattutto contemporanea, del 700-800, perché anche nella live ho voluto descrivere perché possiamo anche far rientrare Napoleone in questo discorso, ma lo vedremo in un secondo momento. Quindi cedo la parola a voi, chi vuole iniziare il benvenuto. Vai te, Lore. Allora ragazzi, iniziamo subito con una piccola prefazione. Per quanto riguarda, si parla di errori e tutto,
adesso noi ne possiamo parlare per quanto riguarda determinate cose, perché uno dei primi discorsi è spesso, sento anche spesso su dei social e non solo, fossi stato io non sarebbe successo. Va bene, dopo che hai finito di giocare a Total War, per favore spegnilo e poi ne possiamo parlare in maniera seria per quanto riguarda questo. Allora, gli errori. Tutti hanno fatto errori, tutti, perché comunque quando vi è una sconfitta spesso si parla del fatto che è stata la sfortuna e tutto, ma ci sono stati anche degli errori da parte di tutti, di No, chiunque. Annibale Da non ha mai fatto errori. Sì, ok, Ne dipende. fece. No, adesso andiamo avanti. Diciamo che fece quegli errori di valutazione per determinate cose della serie. Sì, tranquilli, Cartagine mi darà una mano. No, però L'unico. ci sono stati comunque anche magari determinate sottovalutare determinate cose, come è successo contro il buon zio Scipio, ma quello è un altro discorso che è diverso da quello del topic. Per quanto riguarda le due figure, iniziamo con la figura più antica, ovvero Alessandro Magno. Alessandro Magno a livello militare era eccellente. In che senso però? In che senso posso dire che era eccellente? Aveva dei generali eccellenti, aveva degli ottimi generali, guidati soprattutto dal suo carisma, dalla sua forza di volontà e soprattutto dalla sua forza. Ragazzi, per quanto comunque si possa parlare, Alessandro Magno si è sempre contornato di figure potenti, estremamente potenti, ma basti semplicemente vedere il suo animale bucefalo. Ragazzi, stiamo parlando di un animale potentissimo, un animale grande oppure semplicemente pensare a Peritas, il suo cane. Il cane di Alessandro Magno, che era un mastino, un molosso, come ho detto giustamente nel mio video per quanto riguarda i cani. La stessa figura di Alessandro Magno rappresenta potere, ma è una figura che è collassata sotto la sua stessa forza, sotto la sua stessa egida, l'egida che si è creato e che gli hanno creato gli stessi genitori e le stesse persone che aveva intorno. Alessandro era forse, per quanto riguarda determinate cose, era anche un sognatore, e questo a livello militare a volte può essere un grosso problema. Sognare troppe cose, soprattutto quando poi vai in scontro con i tuoi generali, lasciando perdere il caro Tolomeo, che io mi immagino sempre, la scena per me è divertentissima, di Alessandro che muore, ancora prima di cadere sul letto mi immagino Tolomeo così che lo prende il cadavere e corre verso Alessandria d'Egitto. Io me lo immagino così, la gente che stava ancora piangendo, lui che passa, magari fa anche un medio e va via col cadavere di Alessandro. Per quanto riguarda sì, infatti Grievous, se ti ritrovi morto per te con 23 colpi di coltello senza che hai sbagliato qualcosa, per me quello è stato forse uno degli errori minori, cioè forse Cesare, ragazzi chiamatemi complottista, ma per quanto riguarda, per me forse non è stato un errore di Cesare quello dei 23 coltellate nella schiena. Ne parlerò magari. Politica, ricordiamo, cioè è più che militare, quella è politica. E lì Cesare dava abbastanza il bianco a tutti, e Giacomo lo conosce la mia visione di Cesare sia a livello militare sia a livello politico. Per concludere, Alessandro ha più e più volte rischiato la sua vita, parecchio anche per quanto riguarda, con errori che di solito non ci si possono vedere in un grande generale, perché ricordiamoci ragazzi, e qui ragazzi tra l'altro ne ho sempre parlato con il buon Gian, perché spesso lui mi diceva cavolo, ma perché comunque i persiani perdevano spesso contro gli ellenici? È anche vero che ci sono state numerose vittorie, ma sono state meno importanti rispetto a poi le grandi vittorie.
Non per nulla, ragazzi, oggi è l'anniversario di Capo Artemisio. Qualcuno si ricorda qualcosa di Capo Artemisio? No, semplicemente perché è stata una vittoria abbastanza inutile per quanto riguarda i persiani, visto che poi è arrivata Salamina e ciao a tutto per quanto riguarda la flotta persiana. Tra l'altro dove soprattutto comunque dove c'è stata soprattutto la grande sconfitta per quanto riguarda i persiani. In virtù di questo, posso solo un attimo una cosa? Vai. Per citare il buon Parabellum, che spero che non ci guardi, che ho sempre un po' il timore di quando si parla di cose militari. Ho appena visto che leva anche lui. Quindi... Fantastico. La battaglia di Capo Artemiso, appunto, una vittoria tattica, non strategica, nel senso ha vinto quella battaglia, ma ovviamente le sorti della guerra sono continuate e poi si sono decise in altri punti. Per me è stato uno stalemate. Allora è più per quanto riguarda l'ora delle Termopili. È stata comunque una vittoria greca. Le Termopili comunque poi si sono presentate più avanti e sapete benissimo che io sono un fan della Persia. Ma dov'è arriviamo al punto, satape, arriviamo al punto. Se muore il comandante, poi c'è un grosso problema. E si è visto comunque a Platea, si è visto a Gaugamela, non è morto ma è scappato. Molto simile comunque. E il fatto di perdere in generale, soprattutto di perdere uno come Alessandro Magno, sarebbe stato qualcosa di inconcepibile, visto che giustamente Gian l'ha chiamato come il figlio di un dio, e dall'altra parte c'era qualcuno che era in contatto diretto con Dio. Non erano dei gli scià persiani, non erano, cioè come ci immaginiamo noi negli anime, nei film della letteratura, non erano così divini. Zach, volevi dire qualcosa? Scusa, intanto io ho finito. Soltanto volevo interromperti un secondo. Tu hai parlato di vittorie dei persiani sugli Elleni, che ci sono, sì, quello me lo ricordo anch'io, ma anche contro Alessandro, stai parlando di tutto il periodo che va... Ah, ok. No, giusto perché, appunto, va bene, ne parliamo dopo, grazie. No, lì appunto, per questo che non ho parlato per quanto riguarda, appunto, ho fatto un discorso più ampio. È lo stesso fatto che comunque i persiani avessero introdotto il corpo dei Carcades, che erano della fanteria pesante, non è servito comunque. Io comunque direi, chiedo a Gian, che appunto è il capo della situazione. Vuoi che parli dopo di Cesare oppure mi esprimo adesso anche su Cesare? Dimmi te. Ma io pensavo adesso casomai di parlare un attimo, se vogliamo, di Alessandro, così chiudiamo questo topic e poi parliamo di altro. Allora ho finito. A posto. Ok, allora volevo un attimo commentare il tuo commento. Allora, cosa possiamo dire di Alessandro? Ovviamente, se vogliamo, è l'archetipo del grande condottiero conquistatore, ha vinto tutto, di fatto non ha mai perso ed è morto giovane, questa è stata anche la sua fortuna. Cosa possiamo dire? Se vogliamo essere un po' cattivi, cinici, Alessandro eredita un grandissimo esercito che esce dalle forme di Filippo II, sia i generali, ma anche proprio la guerra cambia nel mondo antico. Se prima era una guerra politica, che già con la guerra del Peloponneso, l'entrata della fanteria leggera rompe un po' quei legami tipici che era la lotta politica. Ebbene, con l'arrivo di Filippo II, la cavalleria inizia ad avere un ruolo più massiccio, che per il mondo greco soltanto i ricchi avevano la cavalleria, ma di fatto chi è che vinceva le battaglie era il fante. Arrivano le macchine d'assedio. Quindi sì, possiamo dire che a essere cattivi Alessandro eredita quello che aveva fatto suo padre, però comunque non si può negare che abbia di fatto sempre vinto, non abbia mai perso. Si può negare anche la grande levatura, se vogliamo, che qui politico anche dello stesso uomo. L'orizzonte greco era l'Asia Minore, bravo a vendere all'inizio la campagna contro la Persia come andare a liberare i greci dell'Asia, cioè i greci delle città greche. Però la sua figura la sua grande lungimiranza, la sua mente, ricordiamolo, Alessandro Magno è stato istruito da Aristotele
arriverà fino all'Indo, che era una cosa inconcepibile per i greci, e crea questo impero. Se vogliamo, forse qui che possiamo fare una critica, non tanto a mio avviso alla figura di Alessandro come comandante, come generale, perché ha avuto la fortuna di morire giovane, aver sempre vinto. Chi lo sa, se avesse vissuto fino a 50 anni potrebbe aver visto il suo impero staccarsi a pezzi, come di fatto è successo poi per i Seleuci e per il resto, ma tutto questo non è stato, quindi rimane un po' il mito, la leggenda di Alessandro. Dal grande punto di vista politico, che non è un caso, va a riportare la capitale del suo impero, appunto, se non erro, a Babilonia, e quindi qui il modo di creare un nuovo regno, un'unione fra il mondo ellenico e anche il mondo che era persiano, ha provato, ci ha tentato, poi è morto giovane, e tutto ciò non è venuto a formarsi, quindi chi lo sa come sarebbe venuto a finire. Però questa, se vogliamo, era la grande lungimiranza di un uomo che, come dire, i suoi generali, appena morto, il corpo era ancora caldo, hanno passato, se non erro, 12 anni, se non più, ad ammazzarsi tra di loro, che veramente... Qui, non so, usando le parole degli ateniesi del IV secolo, effettivamente erano barbari delle montagne questi macedoni. Hai un impero più grande dell'epoca, immense ricchezze, che cosa fai? Passi la vita a fare guerre, e hanno iniziato a ammazzarsi tra di loro, ad ammazzare persino il figlio di Alessandro. Veramente è una storia triste, subito gli anni successivi alla successione di Alessandro. Di questo voleva essere il mio commento, se vogliamo, un po' più realista della figura. Non so, Zach, se vuoi aggiungere qualcosa, se anche Giacomo volete aggiungere qualcosa. Io magari vado per ultimo, quindi parlate voi. Ragazzi, scusate. No, vai, scusa. Sì, no, si tiene il vantaggio per poi attaccare alla fine. Il vantaggio dell'ultimo colpo, no? Sì, esatto. Io, guarda, rispondo una cosa per quanto riguarda, perché appunto Antonio ha parlato giustamente durante la battaglia del Granico. Alessandro ha rischiato veramente tanto contro Spittividate, che tra l'altro è divertente da dire, perché probabilmente, secondo Federico Arborio Mela, Spittividate era stato anche era un satrapo della Frigia, che si era praticamente inimicato Dario, e Dario ha detto: senti, vai avanti, vai a farti fare fuori, prego. Spittividate aveva riuscito a colpire con un colpo di ascia, appunto, l'elmo di Alessandro. Veramente combattevano, secondo alcuni l'ha colpito da dietro in maniera abbastanza infamona, secondo altri, soprattutto per quanto riguarda anche Peter Green, stavano combattendo tranquillamente, ed è passato Clito il Nero, che ha tagliato un braccio a Spittividate, e il quale sembra sempre, secondo altre fonti, incazzato Nero abbia preso un'altra ascia e si sia ripartito col braccio mozzato, soltanto che poi Clito gli ha detto: vabbè, senti, smettila, colpo direttamente alla testa, fatto ucciso. Con il commento di Luca Boffa: ma Ciro è stato un grande condottiero o no? Ti dico semplicemente che Alessandro Magno sembra che abbia pianto di fronte alla sua tomba, perché Ciro il Grande, diciamo, scusatemi, permettetemi sta cattiveria, Ciro il Grande è sempre stato quello che Alessandro non è mai stato. Qui chiudo con una nota molto di parte, però prego, ragazzi. Allora, vediamo se posso. Allora, intanto sono d'accordo con Lorenzo sull'ultimo punto e mi spiego il perché. A livello, togliamoci subito, a livello politico, Alessandro per me era un sognatore, però dai sogni alla realtà ne passa, e lui poi vabbè, senza contare che a livello politico era figlio d'arte, e anche in parte a livello militare era figlio d'arte, giustamente, solo che non è riuscito a portare avanti i sogni paterni e i suoi sogni. A livello militare, allora, io considero Alessandro intanto il più grande avventuriero, uno tra i più grandi avventurieri di tutti i tempi, forse anche forse il più grande condottiero, ma il più grande generale, insomma, perché è un grossissimo punto di domanda, Alessandro, perché non ha mai avuto, a differenza, io ritengo, anche di Cesare o di Napoleone, ma paradossalmente di un sacco di gente dopo di lui, mentre pochi prima di lui, non ha mai avuto un vero avversario. Il punto fondamentale è che non aveva mai avuto un generale che
abbia potuto davvero creargli delle difficoltà, un po', sia chiaro, non è che i persiani non ci abbiano provato, però anche lì, in 3 battaglie cade l'impero. E qua c'è anche la genialità di Alessandro, perché lui non si propone come conquistatore, ma si propone quasi come alternativa a Dario a quel punto. Fondamentalmente, proprio seguendo il suo sogno, lui vuole quasi prendere il posto di Dario. Però 3 battaglie, di cui il Granico, vabbè, anche se lì si dicono che c'è poi una diatriba su chi ha fatto, se magari la storia che ci è arrivata sono in realtà 2 battaglie racchiuse in una, non si è ancora capito, però vittoria. Isso, una grande vittoria dove però anche lì, vabbè, è stato colto di sorpresa. Gaugamela è il suo capolavoro più assoluto, però quello che mi chiedo sempre è come ha fatto Alessandro ad arrivare a Gaugamela? Cioè, il problema fondamentale è tu devi attraversare centinaia, a parte il fatto che a Dario ha avuto 2 anni di tempo per ricostruire gli eserciti, devi attraversare territori fedeli all'avversario, territori potenzialmente immensamente difficili, come si vedrà nei secoli successivi, e però Alessandro arriva a Gaugamela senza problemi. C'è chi, ho visto alcuni autori moderni che dicono ma perché Dario voleva attirarlo a Gaugamela, sì, ho capito, ma un minimo di guerriglia, un minimo di bloccare i Tigri e l'Eufrate, giusto un pochino, giusto per... E lui ci arriva e stravince. Poi dopo va avanti, non trova davvero nessuno che lo ferma. Qualche guerriglia la trova, come al solito, sulle montagne che vanno verso l'Afghanistan, già allora però è il posto che si porta a quello, ma non ha un grandissimo, non solo un grandissimo avversario contraltare tipo Annibale Scipione, ma neanche dei competenti davvero bravi nell'arte della guerra dall'altro lato, perché l'impero persiano aveva qualche competente, non ha la stessa forza di 100 anni prima, l'impero persiano in quel momento oggettivamente, è ideologicamente debole. Cioè, io quello che mi domando sempre è: ma se Alessandro fosse andato all'Occidente invece che a Oriente, cosa sarebbe successo? Perché è una grande domanda. Per chiudere, vabbè, va avanti fino all'Indo, ha un sogno politico, però appunto a livello militare vince sempre, vince tra l'altro in maniera quasi sempre simile. Il colpo classico è, tra l'altro, diventato proverbiale, perché Secan è la manovra da giramento dai lati, Gaugamela è la manovra di sfondamento al centro. Da questo punto di vista anche molto in linea con le dottrine che saranno postulate nei secoli successivi, o anche contemporanei, quasi da Sun Tzu. Però anche lì colpo al centro, da centro-destra si potrebbe dire, mentre la sinistra deve reggere fino all'ultimo. 2 volte succede, sia Isso sia Gaugamela, e c'è sempre Parmignone tra l'altro che deve tenere botta, quel povero Cristo ogni volta, però fondamentalmente vince. Non ha trovato di fronte chissà cosa, e è una cosa che io, e qua chiudo perché poi vabbè si potrebbe entrare in 1000 particolari, lancio anche la palla già al personaggio successivo. Una cosa di cui sono abbastanza convinto è la seguente, proprio perché forse anche Alessandro era giovane, proprio perché non aveva una capacità strategica sul lungo termine. Lui insegue appunto il suo sogno e va fino ai confini del mondo. Ha qualche intuito politico, appunto, anche farsi nominare figlio di un dio, andare in Egitto non è una mossa così stupida sotto certi punti di vista. Però anche lì arriviamo al secondo protagonista di questa serata. Cesare quanto sarebbe rimasto in Egitto per farsi proclamare Dio al posto di Alessandro? O ancora, io sono abbastanza convinto, poi ovviamente indagare il sesso degli angeli, come si diceva una volta, che se Cesare avrebbe sconfitto l'impero persiano, Alessandro non avrebbe sconfitto i Galli, per non parlare della guerra civile, perché lì davvero secondo me Alessandro avrebbe inflitto anche una serie infinita di batoste ai Galli, però non so se sarebbe riuscito a piegarli. È una grossa domanda. Questo. Detto questo, riprendendo il mio punto, forse il più grande condottiero, uno dei più grandi generali, ma non abbiamo la prova del 9. Non abbiamo la prova empirica fino in fondo della sua supremazia. Uno dei più grandi, ma uno dei più grandi che davanti non ha nessuno che riesca a stargli di fronte a chiudere la breccia. Personalmente, poi si vedrà.
Ho già parlato anche troppo personalmente. Lascio la palla a Giacomo, che appunto adesso ha la possibilità di sparare. Allora, io ho avuto un problema, mi è crashato StreamYard per circa 1 minuto. Quindi tutta la parte finale, da quando hai cominciato a parlare di Cesare in poi, io non l'ho sentita. E adesso sei mutato, quindi Sintetizzo, se Cesare avrebbe conquistato l'impero persiano, sono abbastanza certo, non credo che Alessandro avrebbe sottomesso i Galli, e per non parlare della guerra civile. Avrebbe ottenuto tante vittorie, ma non so se avrebbe avuto la capacità di lungo termine di sconfiggere un avversario così testato, fondamentalmente. Tutto qua. allora, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te per non tanto per una questione di testardaggine, anche quanto più per una questione di divisione. Avrebbe dovuto affrontare tantissime battaglie con popolazioni differenti in rapida successione, e sarebbe stato troppo lontano da ricevere rinforzi, fra le altre cose. Inoltre ci sarebbe anche tutto un discorso del fatto che non aveva Alessandro Magno era un sognatore, ma non aveva l'acume politico di Cesare. Che è l'acume politico di Cesare che l'ha fatto vincere in Gallia, non era un buon generale. Adesso ci arriviamo. Quello ci arriviamo dopo. Ci arriviamo adesso parlo di Alessandro. Allora, io sono d'accordo su bene o male tutto quello che avete detto. Era un grandissimo sognatore, come condottiero effettivamente, come proprio capacità carismatica di condurre le truppe, penso che sia uno dei migliori della storia. Dal punto di vista tecnico, invece, come tattico, come stratega, aveva molte lacune, era molto giovane, ci stanno quindi. Più che altro, non era un innovatore, lui non ha quasi innovato nulla, si è ritrovato l'esercito fatto dal padre, che secondo me infatti Filippo II come generale, come militare, come generale proprio era migliore di Alessandro, secondo me. Era un ottimo stratega, era un ottimo tattico, era un innovatore, le aveva tutte dal punto di vista pratico, dal punto di vista pratico. E poi sul discorso di Gaugamela come capolavoro di Alessandro non sono per niente d'accordo. Gaugamela, se Dario, questo lo dico con Lorenzo tutte le volte e anche lui è d'accordo, se Dario non scappava, Alessandro moriva a Gaugamela. Alessandro ci moriva a Gaugamela. Questo è probabile, è chiaro. Però anche è tutto sul filo del rasoio, bisogna ricordarsi tutto sul filo del rasoio, perché era una persona estremamente impulsiva da un certo punto di vista, e lui andava a cercare lo scontro più diretto possibile, anche quando non poteva permetterselo. A Gaugamela ha vinto per culo. Perché se dall'altra parte invece di un Dario III ci fosse stato uno che avesse avuto le palle di rimanere lì, sarebbe morto, avrebbe perso tutto l'esercito, si sarebbe ritrovato, come dicevi giustamente te, poi all'interno di centinaia di chilometri di territorio nemico, in mezzo al nulla, e questo non è che non lo possiamo ignorare. Per questo dico che come generale, esclusivamente dal punto di vista militare, tattico, strategico, non era il massimo. Oltre al fatto che poi effettivamente bisogna vedere quanto delle sue strategie che l'hanno fatto vincere sono farina del suo sacco e quanto in realtà invece sono idee dei suoi generali, che ricordo la maggior parte erano generali del padre, che quindi erano degli esperti, erano dei veterani. E Alessandro non è andato in Occidente perché non gliene fregava poi così tanto. All'epoca la vera ricchezza era in Oriente. Sì, ma anche no. E il motivo principale per cui Alessandro è andato
a Oriente è perché tutta la politica sua e del padre si basava sul fatto di conquistare, cioè non tanto di conquistare l'impero persiano, perché Alessandro non è partito con l'intenzione di conquistare la Persia. Alessandro è partito semplicemente per fare una guerra di propaganda, per dire: ok, ho vendicato le invasioni subite dai greci da parte dei persiani, ho liberato alcune cioè ho liberato comunque il più possibile le città greche dell'Asia Minore, buona. Dopo Isso, dopo il Grannico, ha detto: no, cazzo, però posso andare avanti. Ed è andato Classica avanti. situazione in cui nessuno ti ferma. Se nessuno fa Sì, qualcosa, io vado dritto. Cioè. esatto. Quello lì è stato un... Cioè, complimenti, perché effettivamente lì è stato veramente sveglio. Però anche lì si ritorna al discorso: è stato sveglio oppure semplicemente era il suo carattere estremamente irruento e impulsivo che gli hanno fatto fare le cose? Perché poi ricordiamoci che non è che gli sia andata benissimo, cioè gli è andata bene la campagna, ma ha avuto i suoi problemi. Ricordiamo l'assedio di Tiro. L'assedio di Tiro, tra l'altro, sottolineo, quella è stata una genialata. Perché quella è stata una genialata, però ha sudato sangue. Sai però qual è il punto? Cioè, che ci siano dei problemi in campagna va bene. Io invece continuo a postulare la domanda. L'assedio di Tiro, perché diamine non sono riusciti a organizzare anche un piccolo esercito di soccorso. Persiani, dici? Sì. Quello Poi dice Lorenzo. dopo ti rispondo io perché No, stavo no, già rispondigli subito. No, Rispondili facciamo... subito. Carlos, finisci te tranquillo. Finisci No, te ma io bene o tranquillo. male su Alessandro ho già detto quello che volevo dire. Al di là di tutto, a parte la mia critica, tra virgolette critica, eh, tutto il resto l'avete detto voi. Poi io non sono un grandissimo esperto di Alessandro Magno, quindi preferisco che ne parliate voi. Io ho detto solo questa parte perché soprattutto sul discorso di innovazione, di assenza di innovazione, nessuno aveva detto niente. Poi mi diverto dopo con Cesare. Adesso Lore, rispondi te. Allora, rispondo alla cosa di Zach, tra l'altro che con due aneddoti. Allora, tipicamente i persiani, per come ragionavano, per loro una battaglia persa era: ok, ho perso, mannaggia, comunque non era una cosa piacevole, ma semplicemente anche la cosa di maratona. Maratona l'abbiamo fatta, sì, Valeria e Dario Raz de Gun, lo sappiamo perfettamente. Per quanto riguarda la cosa inerente alle sconfitte, i persiani hanno saputo, sì, ok, però noi siamo al sicuro. Una cosa che dico spesso quando mi dicono l'impero persiano era in crisi, più che in crisi era in stagnazione, che è diverso, anche perché comunque se vogliamo essere crudeli con l'impero persiano, lo faccio io, l'impero persiano ha cominciato a stagnare da Cambise, il secondo re. Cioè, parliamone, perché comunque vista anche l'espansione, io una cosa che dico spesso a Giacomo: se i persiani avessero davvero vinto contro i greci, l'impero persiano sarebbe crollato, perché comunque troppa estensione, troppa differenza multiculturale, una potenza culturale come quella greca, ma scherziamo che si fa sottomettere? No. Cioè, i greci avrebbero distrutto l'impero dall'interno. Assolutamente. Come tra l'altro infatti ha fatto Alessandro nel momento in cui li ha uniti, perché lui ha portato una regione nuova, la Grecia, all'interno del suo nuovo impero persiano. Quindi, ed è collassato. È cambiato tutto, ovviamente. Soprattutto quindi per i persiani era una cosa, appunto, quindi sì, possiamo ancora farcela, sì, possiamo ancora farcela. Vi dicevo, come a maratona, cioè semplicemente Dario ha detto: va bene, dai, per ora li lascio perdere i greci. Non c'è cioè non è come la cosa, signore ricordati i greci, sai che c'era la cosa, che c'era, c'era la leggenda che Dario c'aveva un consiglio che ogni tanto gli sussurrava: ricordati i greci. No, no, che tra l'altro diciamo che Ciro, a quanto pare probabilmente non li conosceva neanche i greci prima di incontrarli. E tra l'altro di certo non avrebbe detto ricordati i greci, ma avrebbe detto ricordati gli Ioni o i Dori avrebbe detto probabilmente.
Per quanto riguarda quindi questo, il semplice fatto che tra l'altro se Dario ci abbia messo così tanto e gli abbia permesso appunto in 2 anni di ricostruirsi è una cosa abbastanza divertente, che fa capire anche come Zach abbia centrato in pieno il discorso, quando diceva sì, Alessandro non ha avuto veri nemici al suo calibro, il calibro dei suoi comandanti, perché Dario dopo Isso aveva dato ad Alessandro una tregua, dividere l'impero persiano in 2, secondo come diceva Federico Arborio Mela nella sua storia dei persiani, in 2. Una parte sarebbe stata appunto di Alessandro Magno, che poi avrebbe dovuto mai più attaccare l'Oriente, ma bensì l'Occidente, arrivando poi quindi al discorso che Caliburn stava facendo giustamente. Sì, e poi lo finisco quel discorso. Io concordo molto col discorso di Caliburn, ma il fatto che il servizio postale persiano fu talmente tanto lento che Alessandro disse: ma questi mi stanno pigliando per i fondelli, questi non vogliono la pace, questi stanno riorganizzando. E in realtà non si stavano organizzando, stavano semplicemente pensando che ci fosse la pace, perché Alessandro, sempre secondo Arborio Mela e Gerardo Gnoli, aveva accettato perché comunque, come avete detto voi, il suo aveva uno scopo di vendetta e di pigliarsi un po' di soldini, perché non fanno mai male. Ho finito. No, allora, velocemente sì, Caliburn, è vero, a prescindere da tutto sarebbe andato a Oriente, perché Occidente ancora non c'era nulla di degno di una conquista da parte di una nazione potente come era quella di Alessandro Magno. Però volevo giusto per avere il gusto di dirlo, se Alessandro Magno invece di andare a Oriente fosse andato a Occidente, oppure dopo le conquiste in Oriente fosse andato in Occidente, avrebbe obliterato qualsiasi cosa in Italia. L'Italia l'avrebbe presa in qualche mese probabilmente, massimo un anno, dai. Sì, Zach, sì. Personalmente io mi ricordo che fine ha fatto il cugino. Al primo fiume l'hanno ammazzato, fine della storia. Ma il cugino non era Alessandro Magno? Lo Il so, cugino ma non aveva l'esercito di Alessandro Magno? Questo è vero, però ti dirò, secondo me, allora io non sono dell'idea che i romani in quel momento fossero volendo pronti. Il problema è che l'Italia riproponeva in termini, volendo però appunto dove c'è una potenza più egemone, il problema della Gallia nei secoli successivi. Cioè ci sono diverse popolazioni anche lì che si arroccano, sono esperti di guerriglia montagna, cioè un terreno poi quello italiano dove la falange macedone tu ce la vedi, ce la fanno pezzi nell'arco di 5 minuti proprio. I Sanniti quanto avrebbero impiegato? In realtà no, considera che comunque la Persia è tutta montagna. Sì, ma Alessandro è riuscito a trovare tutti i posti, ma hanno sempre combattuto in pianura. Se becchi anche soltanto un condottiero che dice ma scusa, lo prendo nelle valli come i Sanniti hanno fatto letteralmente 5 anni dopo, adesso non mi ricordo, coi Romani. 300, le Fosse Caudine 321 a.C. Sì, siamo sempre pochi anni dopo, insomma. Con i Romani è finita. E i Sanniti non avrebbero, cioè lì li facevano sputare il sangue. Beh, scusa, la battaglia delle porte, cos'è della porta delle porte persiane, quella Lorenzo, che è praticamente le Termopili versione persiana. Okay. Assolutamente. E ti dico solo una cosa, Calvus, per quanto riguarda il discorso Sanniti, ricordati quanta difficoltà ha avuto in Afghanistan Alessandro Magno, che infatti nei suoi scritti disse: cioè, cavolo, ho sconfitto un impero così e contro questi buzzurri di montagna io ho queste difficoltà. Vero, ma erano anche molto più numerosi le popolazioni in Italia a quell'epoca rispetto all'Afghanistan, che oggettivamente c'è anche poca gente. Sì, allora. ma dovete anche considerare un insieme di cose. In Italia avrebbe avuto l'appoggio completo o quasi completo di tutte le città italiote e sicule. Avrebbe avuto probabilmente l'appoggio di alcune popolazioni italiche ellenizzate. Ricordiamoci, pensiamo un attimo, scusate, lo stesso oddio, Pirro
che cioè, i greci bravi, ma bravi soprattutto a litigare tra di loro. Pirro arriva, i greci lo acclamano una volta che in Sicilia iniziano a litigare tra di loro, perché, come dire, essere comandati da questo qua che è arrivato dalla madrepatria, dall'Epiro, non è che piace molto. E poi anche lì, città italiote, il problema delle città, bisogna anche considerare questo, alcune città sono ancora meramente greche in quell'epoca, ma molte altre, tipo quelle campane, sono greche solo appunto di mezza cultura, perché in realtà sono già state conquistate dai Sabelli. Sì, no, quello è vero, però considerate... una grossa domanda. Però prendete anche in considerazione, per esempio, Pirro. Pirro è arrivato, ha preso Roma, che comunque all'epoca era parecchio forte, aveva già conquistato buona parte del sud Italia, e l'ha presa a calci in culo inizialmente. E la battaglia di Benevento, in realtà, non è che Pirro l'ha persa malissimo, anzi, Pirro l'ha persa solo perché i romani avevano trovato la sua forza di imboscata, perché se no probabilmente la vinceva anche quella. E Pirro aveva un esercito molto meno numeroso, molto meno forte e molto meno efficiente di quello di Alessandro Magno. Anche però perché Pirro aveva molta... rimane sempre quello. Roma, e poi, Alessandro Magno a quel punto comunque avrebbe avuto tutta una forza di fanteria leggera e cavalleria leggera adatta al combattimento in collina. C'è collina e collina. Questo può essere. C'è collina e collina, ma in realtà contro le popolazioni italiche in quel momento probabilmente bastava una battaglia per ogni popolazione per sconfiggerle. È proprio questo però il punto. Cioè, Alessandro in 3 battaglie ha fatto crollare un impero. Pirro in 3 battaglie a Roma non l'ha fatta crollare. E Roma è vero che si era estesa. Però Roma si era estesa. Roma nel 330 a.C., metti anche alla questione nel 320, subito un anno dopo le forche caudine, aveva il Lazio, e neanche tutto il Lazio. Aveva la parte tirrenica dell'Italia, in buona sostanza. Neanche, aveva solo il Lazio e parte della costa campana. Sì, non aveva... Sì, no, ma io infatti parlo anche soltanto di questo, cioè fondamentalmente tante battaglie avrebbero distrutto Alessandro. È proprio questo, lui le avrebbe anche vinte tutte, però vinci di là, l'altro si ribella di là, torni di lì, prendi a calci in culo quello. Alessandro, molto più di Pirro da questo punto di vista, si sarebbe rotto in Roma. Avrebbe detto, ma chi me lo fa fare di prendere questi 4 paesani, me ne torno dall'altra parte. Ma infatti non c'è dato appunto, magari perché capaci anche di dire a quel punto davanti ad Alessandro, qualcuno avrebbe detto, ma sai che tutto sommato sta Roma per il momento ce la teniamo buona. Sarebbero stati canti capaci. Ma paradossalmente un'unione delle popolazioni italiche, eccetera, delle varie popolazioni che vivevano in Italia all'epoca, avrebbe fatto comodo, come dicevi te, avrebbe creato un fronte unito da sconfiggere una o 2 volte, basta. Sì, sarebbe stato prottratto un po' in una guerriglia, ma a livello, ma in realtà l'Italia l'avrebbe presa senza neanche grossissimi problemi, in realtà. Presa sì, tenuta? Anche questo. No, io ho detto presa, poi tenuta non lo so. Va considerato che comunque la cultura ellenica era in quel periodo soprattutto era parecchio espansa in Italia, in quella del sud soprattutto. Inoltre è veramente a pochi chilometri dai Balcani, avrebbe potuto tranquillamente ricevere tutti i rinforzi che voleva dalla Grecia e dall'Illiria, perché ricordiamoci che comunque lui aveva sottomesso anche alcune popolazioni illiriche abituate anche loro a combattere sia magari nelle coste sia magari nell'entroterra. Sai che cosa? Di nuovo, forse se davvero avesse conquistato l'Oriente e poi fosse venuto in Italia con più esperienza, soprattutto un sacco di carne da macello da buttare in Italia, perché un esercito comunque professionista come quello di Alessandro, lì ci sarebbe morto. Cioè, piano pianino, roso, c'è cascato Annibale, vero che è una situazione un po' diversa. Annibale però, rispetto a Alessandro, parere mio, proprio... Sì, ma Annibale è il miglior generale della storia antica. Vabbè, quasi. No, togli il quasi. No, c'è Scipione. Annibale Scipione era lievemente peggio di Annibale. Era no, ti spiego. Scipione era peggio appena a livello tattico.
ma a livello strategico Scipione riusciva a impostare una campagna, ad arrivare dove voleva, e se il suo piano falliva, riusciva a modificarlo talmente rapidamente da ottenere lo stesso lo scopo, dove Annibale, anche se ha avuto la pensata, vado in Italia, li metto contro le popolazioni, quando questo non è avvenuto, non è riuscito a fare nient'altro. In 16 anni non è riuscito a cambiare, non è riuscito a trovare un'altra soluzione. Non è vero. Pensa che, per esempio, ha fatto partire la prima guerra macedonica nel mentre. Sì, quello assolutamente. Tra le varie cose che ha fatto. Però è rimasta lì, non è servito assolutamente a niente. Beh, oddio, guarda che buona parte del Sud Italia aveva defezionato per Annibale. Non ho capito. Buona parte del Sud Italia aveva defezionato per Annibale. Però anche quello non è stato sufficiente e poi in ogni caso non aveva le risorse di Cartagine, gli hanno voltato le spalle all'ultimo, cosa doveva fare? Scipione non è che abbia avuto poi tutti questi aiuti, se vogliamo essere sinceri. Cioè, all'inizio sì, poi dopo gli hanno detto: senti Ciccio, questi sono dei soldati, prenditeli, usa i tuoi soldi, inquadrali tu, prendi chi vuoi tu, vai. Se va bene ci siamo anche noi, se va male niente vidi e niente saccio. Sì, ma già a guerra vinta l'hanno fatto questo, perché sì, quando si è arrivati a Zama ormai Roma aveva vinto la guerra. Sì, no, io parlo infatti prima di Zama, dei 3 anni prima. Però allora, Roma ha vinto la guerra quando Scipione ha conquistato la Spagna, e Scipione ha conquistato la Spagna con tutte le risorse che gli ha dato Roma. Questo discorso che fai te è stato quando Annibale era già ormai a Crotone e la guerra era persa. Questo è vero, però a parte il fatto che ogni tanto la Spagna... Allora, la verità è che il problema grosso è che Annibale, poi come dici tu, non aveva dietro un sistema. Roma sì. Roma aveva un sistema dietro che ha retto botta, dove Annibale era quasi da solo. Ogni tanto in realtà hanno provato ad aiutarlo, se non sbaglio gli hanno fondato tipo 2 flotte cartaginesi sfigatissime, che hanno provato a sbarcare un po' di roba, però gli è andata malissimo proprio. No, c'era un... Poi c'è stato Asdrubale che gli è andata male, Magone che gli è andata peggio. Se Asdrubale vinceva il Metauro, Annibale vinceva la guerra. Sai che non lo so questo, una grandissima... Cioè, se Asdrubale vinceva sconfiggendo entrambi i consoli, probabilmente sì. Il problema è che quando si trovò davanti a entrambi i consoli era finita per lui. Sì, in quel perché comunque Asdrubale non era suo fratello. Sì, questo è vero. E poi ha avuto la sfiga di trovare l'unico romano che, se non era Scipione in quel momento, era anche uno che aveva un minimo di duttilità mentale, mettiamola così. Sì. Comunque mi sa che siamo andati fuori tema noi due. Sì, scusate. Esatto, torniamo al tema principale. Vi dico solo una cosa. Inoltre Scipione aveva un grosso malus, Catone. Catone è la salvezza di Roma. Comunque ricordo una cosa: Annibale ha preso a calci sul Ticino, ha preso a calci in culo Scipione e suo padre. È solo suo padre, dai. Scipione è un bambino che stava lì a fare guarda, ci sono è la battaglia di Magenta, tanto è relativamente vicino, ci sono cavalli e cavalieri. Basta. E qualche elefante. Esatto. Ma se posso un attimo rispondere brevemente a 3 filoni, a mio avviso. Chiudiamo il discorso di Annibale. La seconda guerra punica, qui si vede la grande forza politica, strategica di Roma, dove mentre si combatte la seconda guerra punica, che Roma veramente rischia tutto, se vogliamo la pena mortale di Annibale, che dopo Canne non abbia puntato direttamente su Roma. E nel sud Italia c'è un discorso della seconda guerra punica, ci sono anche i Sanniti, tutto quanto, che hanno questi grandi risentimenti nei confronti di Roma, quindi hanno trovato alleati fedeli. Annibale, per diverse ragioni, non punta su Roma, ma la grande strategia, a mio avviso, la grande salvezza di Roma è appunto che mentre c'è la seconda guerra punica, in contemporanea c'è la prima guerra macedonica, ma Roma è attenta a non combattere, la lascia combattere alle leghe, non mi ricordo se la Lega Achea o l'altra lega che c'era nel Peloponneso, adesso non mi ricordo bene, però a mio avviso questa è la grande bravura di Roma. Secondo punto, torniamo indietro, parliamo un attimo di Pirro, cioè che a mio avviso noi siamo abituati, ovviamente trattando fonti romane, che Roma abbia sconfitto Pirro. In realtà a mio avviso Pirro era un uomo greco, di Roma non gli interessava, erano degli Etruschi quelli là. Se si vede
la sua campagna, tutto un orizzonte puramente greco, il suo vero obiettivo, i veri barbari da sconfiggere erano i cartaginesi punici. Infatti ancora prima di Scipione aveva ideato di andare direttamente a sconfiggere i cartaginesi in Africa. Poi appunto è un uomo greco, stiamo parlando di greci, arriva questo re che vuole salvare le città greche della Sicilia. Va bene, sconfiggi i barbari cartaginesi, ce li sconfiggi, ma poi comandi te. E allora sta roba ai greci non piace molto. Poi di fatto in Macedonia cade il re, torna indietro, poi diventa re, poi alla fine morirà, se non ricordo male, a Corinto oppure ad Argo, che una vecchietta gli lancia una tegola in testa e muore. Argo, grazie. Questa alla fine di Pirro, proprio per dire, Pirro era un uomo greco, Roma non era nella sua ottica, nel suo orizzonte culturale. Tornando a noi, per chiudere un attimo con Alessandro, poi veramente chiudiamo, per carità, come ho detto all'inizio, è vero che prende l'eredità dell'esercito, delle grandi riforme di Filippo II, però a mio avviso è un sognatore impulsivo, sì, ma non si può ridurre tutto quanto a ciò, perché per carità avrà avuto culo, ci vuole nella vita, tutti abbiamo culo, come vedremo un attimo Cesare, anche lui è un uomo che sia in politica sia in campagna militare ha veramente giocato il tutto per tutto, ha rischiato il tutto per tutto. Alessandro Magno ha rischiato più di una volta, poteva essere ucciso di persona, però come dire, non fai quei numeri con la semplice fortuna, non fai, anche se di bravi generali, non solo se tu sei alla testa. Infatti ricordiamoci anche la congiura dei Paggi, hanno cercato anche di farlo fuori, poi anche il suo orizzonte politico e culturale, quindi di ricreare una sorta di un impero persiano-greco, che poi, come ho detto all'inizio, la sua grande fortuna è che Alessandro è morto giovane, e quindi tutte le rivolte non ci sono state. Magari sarebbe successo come sarebbe successo ai suoi successori, se Leuci sarebbero ribellati. Questo purtroppo è imponderabile, è morto giovane e rimane nel mito, nella leggenda, però a mio avviso non si può così tirare una somma netta e dire sì, aveva l'esercito del padre, sì, ha avuto fortuna, era impulsivo. Che poi ricordiamoci un secondo per rispondere anche a Zach, perché non ci sono state guerriglie, perché gli lasciano penetrarci, di fatto con una battaglia Gaugamela piglia tutta la Mesopotamia, che a mio avviso è proprio la cultura dell'epoca, cioè stiamo parlando di un periodo che non c'era la nazione. L'impero persiano era, come dire, controllava vari popoli che di fatto una volta che erano sconfitti hanno dato il loro scettro, il loro potere al re. Quindi tu sconfiggevi quel re e di fatto prendevi tutta quanta il territorio. Quindi si spiega perché abbia potuto fare una cosa di questo tipo. Pensiamo ad esempio qui un paragone veramente forte, andiamo avanti nell'epoca, pensiamo Napoleone va in Spagna, che di fatto la Spagna non c'è, però nasce con la rivoluzione francese il sentimento di nazione, gli spagnoli si sentono spagnoli per la prima volta e fanno una guerriglia micidiale, quindi si stoppa la conquista, se vogliamo. Tutto questo non può essere riportato invece all'epoca del mondo antico, che non c'era un discorso di nazione. Per quanto riguarda anche sempre Alessandro, a mio avviso il grande conosceva il suo nemico, perché Gaugamela punta contro la testa, perché l'impero persiano, questo diciamo era la sua grande debolezza, la testa che comandava. Pensiamo all'Anabasi di Senofonte, ci sono questi 10.000 greci che sono con Ciro III, se non erro, contro Artaserse. I greci di Senofonte vincono la battaglia, però di fatto il re che li ha soldati è morto, quindi di fatto la battaglia è persa, anche se loro di fatto hanno vinto tatticamente sul campo, però la battaglia è persa. Il comandante, il re, quello che pagava, è morto e loro tornano a casa i 10.000. Questo è, se vogliamo, l'impero persiano. E tornare a casa, tra l'altro. Sì, 10 anni ci mettono. Giro, però già fanno. Sì. Poi posso dirti solo una cosa, Gian. Ciro Terzo è lui che si è voluto far chiamare Ciro Terzo, in realtà non è mai stato, cioè diciamo che lui ha voluto farlo per dare un'idea di innovazione per quanto riguarda l'impero, ma non l'ha avuto questa cosa qui, appunto, perché come hai detto giustamente, morto lui. E lì, ragazzi, ve lo dico, ne abbiamo parlato io e Gianluca in una live in cui appunto vediamo la visione differente di popolazione, unità e, tra virgolette, confine che c'è all'interno della differenza tra la cultura ellenistica anche, e quella persiana di tipo Achemenide. E dico solo una cosa, non c'è un concetto di nazione, ma nella Persia c'è un concetto di unità, ed è diverso, però ha il suo senso per certe cose. Vai, scusami. Niente, comunque questo solo per spiegare che appunto si spiega perché
le città non si sono continuamente ribellate, perché di fatto non c'era questo sentimento di nazione, non esisteva. E poi appunto, se vogliamo dire, Alessandro Magno è stato fortunato perché appunto ha fatto una campagna dove, per modalità del pensiero militare greco, quindi ci troviamo una grande piana, e se vogliamo è uno scontro sportivo, almeno fino anche alla guerra peloponnese, non è una guerra di sterminio, non è che vinco ammazzando tutti, ci troviamo in quel determinato punto e vediamo chi vince, una sorta, se vogliamo, di partita rugby. Le file che si rompono, vincerà. La grande fortuna è stata questa, che la sua grande macchina, un suo grande rullo compressore si prestava bene a livello tattico in quei territori lì. Infatti pensiamo anche dopo le guerre macedoniche, la differenza fra le legioni e la falange macedone. Si vede che la falange macedone è un rullo compressore ma anche molto fragile, non riesce a combattere in determinati terreni. Invece la legione manipolare romana è molto più flessibile, questa è stata l'arma vincente. Concludo qua e taccio, che potremo andare avanti in eterno. Se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, se no possiamo anche andare avanti con il prossimo. Chi comincia con Cesare? Beh, tu ovviamente che... Anche perché così proviamo, secondo me, io ho un paio di idee che secondo me tu puoi mettere in bocca a Cesare, ce le ho. Però prima voglio sentire appunto i motivi davvero con cui smonti la retorica, mettiamola così, perché un po' di retorica c'è sicuramente. Allora, Cesare, secondo me, è uno dei più grandi politici della storia dell'umanità. Un grandissimo diplomatico, un grandissimo manipolatore, una persona estremamente carismatica, una persona estremamente intelligente. Dal punto di vista militare aveva molte lacune, la vogliamo mettere in questo senso? Ma tante. Essendo una persona intelligente, col tempo ha appreso, soprattutto grazie alle guerre in Gallia. Infatti, secondo me, ci sono due Cesari diversi dal punto di vista militare. Uno è il Cesare che c'è in Gallia, uno è il Cesare che c'è nelle guerre civili. Che poi nelle guerre civili di cappelle ne ha fatta migliaia, comunque, soprattutto si vede il casino che ha fatto ad Alessandria. Però sicuramente è un Cesare diverso. È un Cesare sicuramente più riflessivo, più bravo anche nel fare determinate decisioni e nel leggere i suoi avversari. Va detta una cosa. Oltre a tutte queste lacune, lui aveva però un punto di forza dal punto di vista puramente militare. Aveva un esercito coi controcazzi. Aveva quello che un altro storico che conosco, storico rievocatore eccetera, che ne parlammo anni fa, disse questo: Cesare aveva l'esercito più potente dell'epoca in Occidente. Se andiamo in Cina ovviamente no, però in Occidente aveva l'esercito più potente dell'epoca ed è riuscito a fare fatica e a talvolta a perdere contro dei pecorai. Ovviamente pecorai è un'esagerazione, nel senso che però in realtà la maggior parte delle truppe galliche in quel periodo, a parte le truppe nobiliari e i clienti delle truppe nobiliari, che comunque formavano una vasta minoranza delle truppe schierate in campo, erano truppe di leva, mentre le sue erano truppe comunque addestrate professioniste. Inizialmente comunque anche loro erano quasi tutte, poi se non ricordo male, truppe della Gallia Cisalpina e della Narbonense, tra l'altro reclutate illegalmente perché non erano cittadini romani, quindi erano reclutate illegalmente, ricordiamoci questa cosa, però comunque erano persone che avevano ricevuto un addestramento militare, avevano comunque un equipaggiamento estremamente buono e il legionario, ricordiamoci che il legionario medio dell'epoca, il legionario medio di Cesare, aveva lo stesso equipaggiamento di un guerriero nobile gallico.
più o meno, a livello qualitativo e anche a livello di alcuni strumenti, perché comunque lo scudo è simile poi in realtà, perché uno è lo scutum tondo, cioè convesso, e uno è lo scutum piatto. Lo scutum convesso semplicemente è più pesante ed è molto più protettivo, lo scutum piatto è più leggero e più dinamico. Questa è la differenza. La spada, i guerrieri gallici avevano delle Latin D che erano dagli 80 centimetri a 1 metro di lama, e praticamente solo i nobili, tutti quelli che non erano nobili erano armati di lancia e coltellaccio, che in un combattimento corpo a corpo in realtà la lancia, soprattutto per un sistema di combattimento molto dinamico come quello che era sia il combattimento gallico che quello romano, perché poi erano simili, va detto, la lancia è in svantaggio nei confronti della spada. E i legionari avevano un'evoluzione del gladio ispanico ancora. Quindi comunque aveva una spada che andava dai 55... Spada celtica, spada celtica anche quella, tra l'altro. Sì, c'è il Tibra. Sì, assolutamente. E la stessa parola gladio è una parola celtica. Dove ero rimasto? Quindi comunque avevano una spada che andava dai 55 ai 65 cm più o meno, ottima sia nel taglio che nella punta. La Latin D invece per lo più era un'arma in realtà da cavalleria, spesso e volentieri con la punta arrotondata, perché era solo da taglio, anche perché all'epoca ok che c'era l'acciaio dolce, però una spada di 1 metro faceva un po' fatica. Tra l'altro la spada, quella tardo-antica romana, è la spada Latin D semplicemente lievemente modificata, è quella. Comunque, e soprattutto i legionari avevano una cosa che li aiutava parecchio, la cotta di maglia. Erano tutti, bene o male, in quel periodo tutti i legionari romani erano dotati di cotta di maglia, che anche quella i romani l'hanno presa dai Galli, però da una parte ce l'avevano solo i nobili e qualcuno particolarmente ricco. La maggior parte avevano o armature in tessuto o armature probabilmente in cuoio, delle thorax in cuoio, oppure non avevano niente. Dal punto di vista qualitativo siamo veramente 2 mondi separati. Zach, dimmi se vuoi dai di qualcosa se vuoi dire. No, finisci il discorso, perché sono in gran parte d'accordo su questo. Ci sono però 2 punti fondamentali che cambiano. Però finisce adesso il discorso. Ok, segnateli poi li dici. E poi dove ero rimasto? Ok, quindi c'è questa differenza dell'equipaggiamento, che sostanzialmente l'equipaggiamento medio del legionario romano dell'epoca equivaleva all'equipaggiamento di un gallo ricco. Il fatto che da una parte ci fosse un esercito professionista aiutato da alleati gallici, mercenari, spesso e volentieri germanici e quant'altro, soprattutto la cavalleria, eccetera. Dall'altra comunque avevi un esercito che, a parte effettivamente i guerrieri e i nobili che erano guerrieri di professione fra le altre cose, e i loro clienti, gli ambacti e i solduri che erano anch'essi guerrieri bene o male di professione, la stragrande maggioranza degli eserciti gallici dell'epoca era un esercito di leva. Quindi già da questo punto di vista possiamo vedere che una battaglia almeno non può essere pari. Sì, ok. C'è il grandissimo vantaggio della leva, la quantità in sé. I numeri. Ricordiamoci però che Cesare aveva dei numeri abbastanza alti, soprattutto di legionari. Cioè, perché comunque alti sì, in proporzione, però ecco, poi il grosso problema di Cesare è che parla Cesare. Non sappiamo mai lontanamente la verità. Cioè, esatto. magari aveva avanti davvero 5 secondo te ad Alesia, dentro una cittadina fortificata neanche troppo grande, tra l'altro, che
in epoca romana, che continuava ad essere abitata, contava circa, nel primo secolo d.C., contava mi pare sui 5-7 mila abitanti. Secondo te ci potevano stare dentro 80.000, 100.000 uomini? Volendo sì, ma per una semplicissima ragione. 80.000 è un'esagerazione, ma già 60.000. Ti spiego perché. Vabbè. Ha buttato fuori tutte le bocche inutili. E poi soprattutto è Vercingetorige che si è andato, cioè lui aveva un'idea relativa, lui è andato lì con l'esercito, l'ha inchiodato, allora lì si tieni tutti quelli che hai. Sì, ma capisce che oltre 10 volte il numero delle persone che ci vivevano E facciamo 7 volte. è un po' esagerato. Sì, però un 60.000 sono già abbastanza. No, secondo me Comunque, l'esercito... adesso andiamo avanti, finisci perché Sì, sennò... sì. Comunque, questo, il fatto che comunque lui abbia combattuto spesso e Se posso volentieri... dire solo una cosa, scusami, che stiamo andando Vado, fuori luogo, solo una sottolineatura. Come vado. abbiamo parlato dell'esercito, abbiamo visto che appunto adesso c'è la regione, effettivamente i legionari quelli veri dopo la riforma di Mario, quindi nullatenenti che decidono non so cosa fare della mia vita, voglio fare il soldato, ti pago, lo Stato ti paga. Ebbene, quindi sì, l'esercito professionale, possiamo dire quasi un esercito statale, tra virgolette, ovviamente siamo nel mondo antico, però di fatto questo è quello che è lo Stato che ti Esercito paga. privato in questo caso, direi. Sì, ovvio che c'è il doppio legame con il generale, lui che ti dà i soldi, però comunque è la cosa pubblica, la res pubblica che ti paga il tuo armamento, a differenza, che ne so, i Galli, tutto il villaggio va, bene, io sono un nobile, vado con la mia cotta di maglia, la mia spada di ferro, sono il contadino, vado con quello che posso. Comunque, sottolineare questo fatto che l'esercito romano è un esercito di fatto professionale, quindi che vince quindi la qualità, come anche voglio sottolineare l'esercito ormai torniamo un attimo indietro, di Alessandro, era un esercito di fatto che si era fatto su Filippo II, un esercito con tutte le campagne, che un esercito anche lì faceva quello di mestiere e basta, e quindi poi mi lancio ancora un attimo avanti nella storia, ma giusto così per capire il primo esercito, se vogliamo, nazionale di duri professionisti, come l'esercito della rivoluzione, cioè l'esercito di Napoleone, che dopo 20 anni, 10 anni di guerra, per carità, all'inizio c'è stata la leva, tutti quanti gli assassini sono stati chiamati da Robespierre, andiamo a tagliare la gola, poi con gli anni che passano hanno capito come fare la guerra e di fatto abbiamo nell'età napoleonica il più grande esercito professionale, il più grande esercito più forte, appunto quello francese. Però sempre con leva, cioè la genialità è proprio questa. Sì, però, professionista, sì, certo. Sì, però ci tengo a mettere questo punto di vista, che tutti questi grandi generali hanno questo aspetto, giusto così per creare... Vai pure. Ok. Dov'è che ero? Il discorso è che poi lui in Gallia soprattutto ha combattuto cioè spesso e volentieri con l'appoggio di popolazioni locali sue alleate. Questo lo dicevo prima, in Gallia lui ha vinto con la diplomazia, lui non ha vinto con la guerra. Perché lui è arrivato, sì, dopo dici, lui è arrivato, già di base, casus belli, aiutare i suoi alleati Edui. Tra l'altro gli Edui in quel periodo erano probabilmente la tribù più potente della Gallia, senza probabilmente, erano la tribù più potente della Gallia. Ricordiamoci che comunque anche quando era a Gergovia, tutta la sua cavalleria, aveva 10.000 cavalieri Edui, i rifornimenti glieli hanno mandati gli Edui, che in realtà poi c'è stato tutto il casino del tradimento, eccetera, ma vabbè, quello è un altro discorso. Però lui alla fine aveva i rifornimenti dati dagli Edui, cavalleria degli Edui, quindi aveva sostanzialmente buona parte della nobiltà edua lì. Tra l'altro, grazie a tutta una serie di informazioni, di epigrafi, sappiamo che buona parte della nobiltà, cioè ci sono moltissimi nobili gallici che hanno ricevuto la cittadinanza da lui subito dopo la conquista, quindi non mi vengano a dire che lui ha combattuto contro tutti i Galli, perché se poi dopo c'erano ci sono migliaia e migliaia di nobili, di aristocratici galli che si chiamano Gaio Giulio, cioè c'è uno che si chiama Gaio Giulio e Poredorix, che è un eduo, a proposito. Comunque, lui ha combattuto con l'appoggio delle popolazioni locali contro tutta una serie di popolazioni isolate,
una alla volta, o 2 alla volta, o 3 alla volta, comunque piccole confederazioni, e spesso e volentieri comunque ha anche rischiato di perdere. Sul Sabis ha rischiato di perdere, per esempio. Cioè sul Sabis, se non era l'Abieno che gli parava il culo, Cesare era morto. Per fare un esempio, in Britannia ha preso, che ne voglia dire di aver vinto, ha preso di calci in culo. Soprattutto per la genialata di salpiamo con il tempo che non è favorevole, perdiamo metà della flotta, rimaniamo bloccati sull'isola perché abbiamo le navi danneggiate, in più arriva l'inverno. Quando dico che aveva delle lacune, non è che me le invento le cose, semplicemente faceva delle cappelle. Poi le cappelle le hanno fatte tutti, e ok, ma lui ne ha fatte di grosse, cioè lui ha fatto delle cappelle che ha rischiato seriamente di perdere, di morirci, che ha fatto comunque morire migliaia di persone per le cappelle che ha fatto. Vogliamo parlare della cappella del non riuscire cioè dell'ignorare completamente a un certo punto, come si chiamano? Ignorare completamente la logistica e rischiare di morire di fame quando Vercingetorige gli ha fatto la terra bruciata? No, però appunto lì l'ha sfangata lo stesso. La sfangata perché ha piovuto nell'assedio di Evaricum. Se non pioveva o se Vercingetorige si svegliava, stai dimenticando lì ha sbagliato Vercingetorige. Stai dimenticando un grossissimo punto. Era Pontefice Massimo. Non ho capito, scusa. Ho un aereo che parte. Vabbè. Era Pontefice Massimo Cesare, quindi aveva il contatto col divino. Assolutamente. Un culo da solo. Lì è Giove che lo ha aiutato. No, però, al di là di tutto, cioè, lui ha perso delle legioni intere anche quando c'è stata la prima ribellione nel 53, mi pare, avanti Cristo, perché lui ha deciso di separare, in inverno ovviamente le legioni andavano separate in accampamenti invernali, però lui ha deciso di separarle all'interno di territori non del tutto pacificati e ostili. E quindi ha perso una legione minimo, ha rischiato di perderne altre 2, che se non era per il fratello di Cicerone le perdeva, che poi il fratello di Cicerone ha scritto una lettera al fratello: oddio, per poco non siamo morti. Il fratello gli ha risposto cos'è che gli ha risposto? Fatti crescere le palle, una roba del genere. Il senso era quello. E ha perso a Gergovia in modo assolutamente idiota. A Gergovia ha perso in modo idiota. Gergovia ha perso il comando fondamentalmente, che era deficienti, però sì. Però l'unica cosa, guarda che però le legioni, quelle che ha rischiato di perdere prima, quella che ha perso e quelle che ha rischiato di perdere in Belgica, quella che ha perso era in Belgica, le altre erano... ma quelle sono anche state... Allora, è brutto da dire, però se uno deve dare grandi meriti ai suoi luogotenenti, ci sono alcuni che hanno fatto delle cappellate atomiche. La legione che ha perso, che è uscita da un accampamento fortificato pieno di viveri per una sorta di mezzo patto, e che si è fatta maciullare con una deficiente, assolutamente. Lì non puoi dare colpa a Cesare della perdita. No, chi è che l'ha messo in quella situazione? No, ma non dovevano fare niente, bastava stare fermi lì. È la classica situazione in cui tu sei fortificato, hai tutto. Ma la situazione come si è venuta a creare? Perché che li ha messi lì da soli, isolati nel nulla? Scusami. Ma dovevano soltanto stare fermi, detto volgarmente, come ha fatto il fratello di Cicerone nel suo campo, che si è venuto a arrivare addosso a tutti, lui invece è stato bravo, ha tenuto botta. Ok, ma chi è che ha creato la situazione da principio? Cesare mettendoli lì, con un errore di valutazione. Ma comunque la Gallia dovevi conquistare in qualche modo. C'è stato un motivo se non ha portato le legioni negli Iberni nella gara cisalpina. La regione non era sicura, allora ha pensato di fare così. Questo c'era anche la razza. Poi ovviamente non pensava adesso perdo tutto, perdo le legioni. Per carità, poi parlerò dopo del mio intervento. Cesare è stato uno che ha rischiato, ma anche in politica sempre fin da subito ha rischiato. Cos'è la Mudda, l'ultima battaglia con i figli di Pompeo, stava perdendo, ha pensato anche al suicidio, per dirvi il personaggio, quindi c'è anche un motivo se ha fatto era uno che rischiava. Scusa, sul Sabis ha detto semplicemente mi faccio vedere, se mi ammazzano tanto perdo comunque, quindi tanto vale. Era una persona che aveva le palle quadrate, questo gli va dato, come la storia dei pirati, ma con un altro discorso. Poi vabbè, concludendo, perché sto parlando già da quasi mezz'ora, giustamente volete parlare anche voi.
Il discorso, andando su Cesare delle guerre civili, il Cesare delle guerre civili a quel punto aveva molta più esperienza, aveva come nemici della gente che conosceva molto bene, ma molto bene, perché a Farsolo ha vinto solo perché dall'altra parte c'era Labieno e sapeva che Labieno l'avrebbe caricato perché era incazzato come una bestia. E Labieno è quello che ha insegnato a Cesare come comandare. Quindi Cesare è stato bravo ad apprendere tutto quello che poteva apprendere e a capire quello che avrebbe fatto Labieno, perché come dicevo prima, Cesare comunque era una persona estremamente intelligente, era un ottimo Quella è la manipolatore. genialità. Sì, ma non è una cosa militare questa. Non è una cosa... Cioè, è anche una Vedere cosa cosa vuole militare, fare ma il non è una cosa nemico pura... Non è una cosa di... No, ok. Sì, è anche una cosa militare, ma non propriamente, nel senso propriamente detto. È una cosa più che deriva dal suo acume politico-diplomatico e manipolatorio. Ma secondo me questa è strategia, voglio dire, c'è un conto, la tattica sul campo, sposti gli uomini, che comunque strategia Sì, capire l'altro. Scusami, lo sì, stesso Alessandro che capisce che l'esercito persiano, se tagli la testa al re, è finito, conosce il tuo avversario. Poi a mio avviso farselo, perché anche lì, lì che cos'era? Una legione ha tolto dei uomini e dentro la legione ha creato una legione fantasma in aiuto. Non è stata sì, quello lo sì, non dico, è sì. stata una sua invenzione, però No, no, comunque no, no. Aspetta, perché l'ha quello, usato. Solo un quello è un secondo, merito di solo un Cesare che secondo, adesso glielo richiudi un do. attimo Farsaro. Cioè, chi è che veramente ha vinto a Farsaro? Perché Pompeo, che non era convinto delle condizioni del campo, era sfavorevole dal punto di vista del terreno, si è lasciato convincere dai suoi luogotenenti dicendo siamo bravi, siamo tanti, siamo forti, tu sei Pompeo Magno, questo qua è l'ultimo degli arrivati, perché di fatto era così all'epoca, si è lasciato convincere, è Pompeo che ha sbagliato Sì. a entrare. Quindi, quindi c'è anche a maggior ragione. Ma è Pompeo, Ma comunque. sì, Sì, ok, però non si può dire Pompeo. che Cesare, No, a va mio detta una avviso, cosa. Allora, cioè, a Farsalo, Pompeo aveva delle legioni di reclute, Cesare aveva delle legioni di veterani. È sempre il stesso discorso di prima Ma aveva già qualitativo. vinto, però attenzione, ricordiamoci che Pompeo l'aveva già. Allora, se la cavalleria di Pompeo è vero che era di reclute, No, quasi tutte no, le no, ma legioni erano intendo di dire reclute. proprio reclute, quelle ancora che vivevano nel palazzo, se è vero quell'aneddoto che Cesare dice, voi puntate alla faccia, quegli imbecilli avranno paura, più che se gli stesse aprendo le viscere e se la daranno a gambe per quello. Però aveva già vinto anche cioè c'è anche la faccenda dello scontro prima, non a Vallona, come si chiama? Filippi? Durazzo ha No, perso Cesare. quello esatto, quello di fronte in Albania, come si chiama? Durazzo. Durazzo. Ma ha Scusate, perso bravo. Sì, Cesare. lì ha perso. Esatto, ha perso. Quindi di per sé le legioni erano quelle di Pompeo. Vabbè, comunque andiamo avanti. No, comunque, a No, che se parte posso questo solo un discorso... secondo, che avevi nominato Durazzo, anche lì il modus operandi di Cesare, cioè accerchia Durazzo che ha pochi uomini rispetto a Pompeo, cioè rischia tutto, cioè fai un assedio a una città che ha meno uomini, ci credo che gli altri poi trova il punto debole e ti sfondano. Per dire, e questa è la sua... Ma rientra il tutto nel discorso il suo modo di rischiare, anche come ha fatto politica, era questo... cioè, per esempio, un aneddoto, dopo che Farsalo, Pompeo se ne va in Egitto, Cesare lo insegue con la flotta, viene accerchiato dalla flotta di Pompeo, così come dice lui, ma dice anche Plutarco, alla fine dice, come, voi adesso mi volete imprigionare, c'è la mia flotta che ha 2 ore di qui adesso, 2 ore da qua, adesso viene, vi catturiamo. E allora i soldati filo-pompeiani dicono, oh, vabbè, ormai hai vinto, ti lasciamo passare. In realtà infatti va Alessandro con pochissimi uomini, pochi rinforzi, questo era il grande bluff, un grande uomo politico militare, ma a mio avviso è sbagliato separare la guerra dalla politica, anche perché francamente mi sembra la stessa cosa, cioè quando la politica non ci arriva la guerra. Poi... No, questo qua è proprio questo il punto per cui, se chiudo un attimo, lo annuncio. Sì, a me sono rimaste due cose da dire, proprio. È il più avanzante, cioè più avanti. Allora, sì, due cose, due di numero. Sì, dove non arriva la politica arriva la guerra, e dove non arriva la guerra arriva la politica, su questo siamo tutti d'accordo. Però sono due cose diverse, che coesistono, ma sono due cose diverse. Poi, sul discorso qualitativo, le truppe di Cesare erano infinitamente più esperte,
a farsi in generale nella guerra civile, nella parte iniziale, perché poi quando si arriva in Spagna c'erano le legioni veterane di Pompeo, quindi lì è già un altro discorso, ma quando arriva in Spagna ormai la guerra è vinta, più o meno. Le due cose importanti che volevo dire. Allora, Cesare non era un innovatore. Ritorno al discorso sempre di prima anche di Alessandro. Cesare non era un innovatore. Cesare ha fatto un'innovazione che è ottima, abbandonata subito poco dopo, che è quella che dicevi te, Gian, che tu hai chiamato cos'è, Legione Fantasma, una roba del genere, che è la corte equitata. La corte equitata semplicemente cos'è? È una strategia bellica dei Germani, che Cesare ha preso dai Germani, che era mischiare della fanteria alla cavalleria, in modo da aiutare la cavalleria a vincere lo scontro contro la cavalleria nemica. Questo è quello che l'ha fatto vincere a farselo insieme alla qualità superiore delle proprie truppe. Oltre a questo, però, non ha innovato niente. Anche il discorso che a me viene portato fuori sempre, Alesia, i due valli. No, il cazzo! Cioè, i due valli di Alesia semplicemente ha ripreso la stessa strategia utilizzata dai Romani a Capua, nella sede di Capua della seconda guerra punica. A Capua non hanno fatto due valli. Siracusa, soprattutto. Sì, e anche a Capua, prima è stato Capua, mi pare. E a Capua non hanno fatto due valli, hanno fatto un muro e poi un avvallamento esterno, però la logica è la stessa. Quello che a me sta sulle palle, in realtà, di tutto questo discorso, non è Cesare. Cesare, secondo me, era mani basse, era un genio, l'ho detto. Quello che mi sta a me sulle palle, come poi anche la stessa cosa di Alessandro Magno, è la mistificazione che ci sta dietro. La mistificazione che ci sta dietro, che incrementa a livelli spropositati proprio tirando delle sparate a buco di culo e a cazzo di cane, o se per dirlo in maniera un po' più acculturata, a membro di Segugio, delle loro figure, soprattutto dal punto di vista militare, perché a me capita veramente tutte le cazzo di volte che su Facebook, sui gruppi di storia, eccetera, si fa, non lo so, post del cazzo della serie, qual era il miglior generale della storia, tutti a votare Cesare? Della storia in generale, non sto parlando della storia Sì, antica. lo so, ma lì la cosa peggiore non è votare Cesare, che io posso anche capirlo. Quello che io detesto sono le qualifiche di migliori generali in base al numero di vittorie vinte, battaglie vinte, Sì, che è la non ha cosa più senso. deficiente che abbia mai sentito. Anche, infatti ci sono davanti gente che te dici, no, ma sul serio, sto imbecille, l'avete messo lì. Sì, A parte che alle volte considerano battaglie, appunto, una battaglia in Tripolitania, 10.000 italiani, 500 beduini accerchiati, chissà come ha vinto. Però vabbè. Se posso rispondere a te, Zach, scusami che soprattutto ho usato questo discorso. Io ho finito. Ok. Se posso rispondere a Zach, che onestamente, cioè, io non sono esperto di storia militare, lo ammetto, non sono esperto di cose militari. Questo discorso l'ho usato, delle battaglie vinte, tutto, sia con Alessandro, sia anche come Cesare, che come anche se vogliamo con Napoleone. Come dire, quando vinci così tanto, non si può usare solo il metro, hai avuto solo fortuna. No, sì, hai ragione. Quello che intendevo io è che in queste classifiche questi generali sono proprio valutati in base al numero delle battaglie. Sono considerate battaglie tutti gli scontri sopra i 500 uomini, e te dici sì, ho capito, ma davvero certe cose non è che è una gran battaglia, non è neanche una battaglia, poi soprattutto il risultato che ha ottenuto qual è? Ha sconfitto quei 500 beduini e poi si è perso nel deserto 10 ore dopo? Perché queste sono cose che vanno. Certo, è ovvio che non è sempre fortuna, però davvero alle volte ho visto della gente che è stata considerata ottima in generale, tra i primissimi posti, e tu dici, ma questo era non dico che era un imbecille, ma appunto è quello che ti è in grado di vincere, non facciamo nomi, Napoleone III, tante battagliole, battere gli austriaci, certe cose, e poi però ti fai cerchiare con 100.000 uomini come un imbecille a Sedan. C'è Bismarck davanti, c'è l'esercito prussiano. No, per carità, è ovvio, non è che Napoleone III fosse così un imbecille, però quando io sento dire che Napoleone è stato il genio della seconda guerra di indipendenza, tu dici, non era lo zio, dai. No, Napoleone III ha avuto anche il grosso problema, appunto, di pensare davvero di poter rifare le stesse cose, appunto, cioè dello zio, cioè lui nel mio nome c'è la gloria.
nel mio nome c'è la gloria. In realtà è finita, perché comunque appunto nel 48 è crollato tutto. Sì. Era cambiato il mondo soprattutto. Era cambiato il mondo in un modo che Napoleone I aveva capito, lui no, era più indietro addirittura rispetto al suo parente. La nazione. Ma proprio no, nel 48 emerge l'idea di nazione, il discorso che ho fatto all'inizio, perché Alessandro poteva ha bucato l'impero persiano ed è entrato così, e di fatto nessuno ha fatto guerriglia, perché non c'era questa idea. Nel 1848 l'Europa c'è la nazione, questa roba qua, e quindi tu non ce la puoi fare. Pensiamo, non so, alla seconda guerra mondiale, arrivano i tedeschi che sono una grande potenza, ma no, gli italiani lottano perché hanno diverso pensiero politico e tutto, per tutti sono uniti, gli italiani si sentono invasi, allora stanno sopra le montagne, passano 2 anni infami, terribili, però si difendono, cosa che prima, quando non c'era questa cosa culturale, non era percepito così. Lasciamo perdere il Messico. Apprezzo la maglietta di Giacomo, devo dirlo. Lasciamo perdere Napoleone III in Messico, perché in Messico purtroppo nel 1800 sono successe tante brutte cose, vero Massimiliano? Scusa, allora, Zac, la maglia l'ho messa apposta perché devo parlare di Cesare, quindi... Posso farvi io per quanto riguarda Cesare? No. Allora, per quanto riguarda il fatto di Cesare, prenderò ad esempio un altro personaggio, Cao Cao, che era colui che poi avrebbe creato poi uno dei 3 regni, di quelli che poi sarebbero stati appunto il periodo dei 3 regni. Hanno molte similità fra loro, anche se secondo me Cesare era più spregiudicato. Cercherò di non parlare troppo, sia per la lunghezza della live, sia perché Giacomo e Zacca e Gian hanno già fatto un'ottima cosa e poi mi ricollegherò a tutti e 3 per quanto riguarda Cao Cao. E Cesare negano, si rifiutano il potere assoluto a livello de iure, de facto lo prendono a piene mani. Entrambi erano dei geni della politica, basti semplicemente pensare sia per quanto riguarda le politiche di Cesare, sia il loro carisma, sia per quanto riguarda come hanno guidato le loro truppe. E spesso truppe che spesso hanno anche avuto delle difficoltà a livello numerico, che poi con Cao Cao, dopo aver sconfitto Yuan Shao, sono finite dopo la battaglia del Guandu. Sono finite proprio le cose numeriche, perché Yuan Shao aveva un esercito infinito. Aveva veramente un esercito infinito. Entrambi erano buoni militari? Sì, tanto buoni, tanto buoni, ma c'era di meglio. Cioè, e qui mi ricollego al discorso di Giacomo e di Zac. Buoni generali, certo, ma basta prendere Cesare. Ci sono almeno 5 nomi, o come direbbe Giacomo, 10 nomi, che posso dire che erano meglio di lui a livello militare. Questo fa di Cesare un pessimo generale? No. Aspetta, Ma c'è i nomi. Vabbè, cominciamo subito. Allora, occidentali, perché oggettivamente l'Oriente... No, non volevo neanche pensare a Belisario. Non volevo neanche... Io intendevo Estremo Oriente, per me l'Oriente bizantino ci può anche stare. Ah, ok, sì, tu devi di cinesi. Sì, o anche, vabbè, indiani non è che, però vabbè, sì, il concetto vabbè, quello. Allora, se vogliamo cercare generali cinesi superiori a Cao Cao, lì diventano 10, non 5 superiori. Allora, no, Jackie Chan non conta. No, veramente io volevo parlare quello della Notte da Leoni, che in realtà non è neanche cinese. No, vabbè, ragazzi, è quello. Tu vuoi fottere me? Quello lì, vi dicevo. No, hanno gli occhi a mandorla, sono tutti uguali. Mister Ciao, no, beh, scherzo, torniamo a parlare seriamente. Appunto, i 5 nomi, già Deidara ne ha già messo uno: Scipione l'Africano, Lucullo, Gaglio Mario. Cioè, e già ne abbiamo per chi fa il me? Cool guy, Mario. Sì, ma erano comunque meglio. Silla ha fatto un riformatore. Ecco, Silla. Allora, se la gioca forse persino superiore. Silla, però, sai qual è il gran vantaggio a differenza di Cesare?
Cioè, per cui secondo me, volendo, Cesare potrebbe batterlo, ma il vero punto di Silla è che è odiato da tutti e tutti se lo dimenticano, e per questo non rientra mai nelle liste. Tutti odiano Silla, non si capisce perché. Ha fatto soltanto le cose di Cesare prima di Cesare. Esattamente, Silla non esatto. ha fatto nulla di sbagliato, eh. Oddio. Silla è un fedele repubblicano. Qualche genocidio, anche lui. Comunque, io ho un nome superiore a Cesare, Agrippa. Quello anche. E Anche non lo se... dico Allora, solo a io. livello esclusivamente, ma proprio davvero... Sì, esclusivamente ma militare. davvero lì vuol dire davvero tagliare fuori metà dell'arte bellica, per come la intendo io, sì. A livello meramente operativo, sì. Ma anche germanico, secondo me, era meglio di Cesare. Però Ma anche anche secondo me, Pompeo. senza offesa Giacomo, se me confondi, molto cioè, male. tattica, ok, ma c'è anche la strategia, cioè queste cose che non... Sì, però allora, la strategia però non comprende solo un discorso, cioè in realtà di per sé può non comprendere un discorso politico-diplomatico, cioè lo comprende anche un discorso diplomatico, ma la strategia è tutto quello che è al di fuori della battaglia in sé. Ci devi metterla più o meno. C'è anche la battaglia, sì, ok. Sì, c'è anche la battaglia, però Potremmo fare la differenza fra strategia e operatività, che e forse tattica quella... anche. Sono tutta una serie di discorsi. Comunque, la logistica ci devi mettere in mezzo, ci devi mettere in mezzo capacità organizzativa, ci devi mettere in mezzo visione di lungo termine, capacità di problem solving, tutte cose che Cesare ha dimostrato di avere poco, soprattutto nella campagna in Gallia. Ah no, però le ha risolte sempre. Sai che cosa? Anche quando... Gliele hanno risolte in alcuni casi. In alcuni casi sì, però E vorrei in altri dirti questo. ha Io sono avuto molto culo e in d'accordo... altri li ha risolti lui. Non ho capito, scusami, la prima parte della frase. In alcuni casi gliel'hanno risolte Sì. i suoi alleati o i suoi amici, cioè i suoi collaboratori. In altre ha avuto culo, Sì. in altre se le ha risolte lui. A me è piaciuto molto il discorso che tu hai fatto all'inizio, che ci sono due Cesari, perché quello è vero. Sì. Cesare impara piano piano. Il problema è che se io valuto Cesare nel 58 a.C., l'idea è appunto uno che tatticamente non fa niente di nuovo. Strategicamente sta già capendo sul lungo periodo molto. Se è il Cesare già di Alesia, allora lì già a livello tattico, ma non perché Alesia, sono d'accordo anch'io che Alesia è sopravvalutata, non c'è niente, anche se ha un ottimo uso della riserva tattica, quello sì. Sì, Lui ha una capacità di... e anche a livello strategico, quando è una situazione difficile, lui è quello... È presente quando quel vecchio detto tappare con le dita una diga che sta crollando, i buchi di una diga che sta crollando? No. Porca vacca, Cesare ce la faceva. Ce l'ha sempre fatta. Ed è la cosa più assurda. E poi, vabbè... Dimmi. Il punto di forza di Cesare effettivamente, che anche di Alessandro Magno, è il discorso che facevamo anche prima di Alessandro Magno. Alessandro Magno nel momento peggiore, lui prendeva e caricava. Esatto. Cesare faceva la stessa cosa. Quello è l'essere condottiero. Condottiero sì, anche se bisognerebbe vedere i momenti. Cesare sapeva anche dove caricare, esatto, sì, dove assolutamente. non caricare. No, come del resto anticipo Napoleone, che tanto ne parleremo, quella famosa faccenda che si lancia la carica sul ponte. Ma per cortesia, se ti lanciavi la carica sul ponte finivi come Belle-Île. A 50 metri, 60 fucili, o davvero scendere altissimo e te li devi a tutti, oppure fai compagnia o finiva come il figlio di Crasso a Carre. Esatto, appunto, poverato. Oppure finiva come il povero Gustavo Adolfo quando gli hanno detto, appunto, ma tu chi sei? E io sono l'imperatore. Perfetto, zacchete. Perfetto. Lì è stata la genialata più grande della storia dell'umanità. No, in realtà è stata una cosa molto da Alessandro Magno, perché comunque c'era una cosa molto simile. Concludendo il discorso, appunto... Infatti Alessandro Magno era un coglione quando faceva queste cose. Non era un coglione, cioè, parlare di coglioni... Passatemelo, dai, era un'esagerazione fatta apposta. Non aveva davanti le stesse persone. Esatto. Soprattutto per quanto riguarda Cesare, il connubio che appunto facevo e la provocazione dei 5 generali, Cesare ha sempre fatto
di più quando appunto si parlava di penna invece che di spada, e dato che appunto c'è questo connubio tra guerra e diplomazia e politica, Cesare è riuscito a fare questo, ragazzi, ma semplicemente il dado è tratto, cioè è stata il suo azzardo, come i fan della Marvel direbbero che è stato un azzardo von Strucker, per dirla in termini di Marvel, di fumetti, per quanto riguarda cioè proprio una cosa proprio che tu lo fai o muori o riesci, un modo di dire da nerd dei fumetti Marvel, come posso essere io. E per quanto riguarda questo, è sempre stato un vivere sul filo del rasoio, ma sapendo che tu avevi tra le mani comunque la parte più sicura. Era la parte più sicura fino a un certo punto, ma c'era sempre. E c'era sempre comunque la possibilità. E io vi dirò di più. A differenza di certi generali, secondo me, Cesare stava preparando una campagna contro la Partia per vendicare Crasso. Per vendicare Crasso, esatto, con tante di quelle virgolette che probabilmente sarebbero alte come me. Per quanto riguarda appunto questo, e secondo me se le avessero permesso di farlo, se fosse riuscito prima appunto delle coltellate, che tra l'altro anche lì le coltellate per me sono state un piccolo suo gioco, perché comunque era troppo vecchio, non avrebbe potuto governare. Quindi diciamo, perché non mettiamo le basi per qualcosa di grande? Ed è per questo io che sotto molti aspetti io ritengo migliore Cesare di Alessandro Magno. Ha pensato in avanti, ragazzi, è una cosa che spesso molto e volentieri non si vede, ed è per questo che io ho l'eterna faida con Giacomo, perché è migliore tra Cesare e Augusto, e io continuerò a dirlo per tutta la vita. Io dirò Cesare è qui, Augusto è qua. Io continuerò a dirlo semplicemente per il fatto che Cesare ha pensato al futuro, ha pensato semplicemente il fatto, un ragazzo prima, non mi ricordo chi, ha detto è tutta colpa di Augusto se abbiamo il mito di Cesare. Sì. E in parte colpa, e non solo. Cesare ha fatto un bel lavoro, Scrivacchiando Cesare ha fatto un bel lavoro, e poi ha avuto la fortuna di avere un certo mecenate che gli ha fatto una sviolinata di quelle che sono clamorose. Guarda Deidara, ti dico perché secondo me avrebbe vinto in Partia, ed è una cosa non militare, non è militare. I parti prima di tutto a livello culturale erano divisi ed erano frammentati. Gli Achemeni Sassanidi non erano frammentati, i parti sì. I parti, ragazzi, se ci pensate, i Sassanidi, uno schiocco di dita di 2 anni, li polverizzano i Sassanidi per questa cosa qui. Per quanto... Che fine ha fatto il vincitore di Crasso? Qual è stato il suo premio? Surena. Esatto, molto... Ma senti Repacoro, mi hai ucciso. E quindi questa è già la cosa che ha detto Zach, le divisioni tra i parti. Semplicemente Cesare avrebbe detto vi porto la possibilità di riformare l'impero. Avrebbe magari preso una dinastia fra quelle che, quando pensavano ai parti, perché per molti Sassanidi, per i Sassanidi, faccio un esempio, quindi erano semplicemente troppo occidentali. L'ortodossia sassanide è ritornata al potere semplicemente perché i parti, ragazzi, cioè io credo che una volta che io vorrò prendere una persona, torturarla, vorrò essere veramente crudele, stile lo sfregiato di James Bond, di Casino Royale, vorrò fare una cosa, gli farò studiare la religione dei parti. Lì mi odierà o morirà o gli esploderà la testa stile nemici di Kenshiro. Più che rendere un regno cliente sarebbe stato un buon amico, come poi successe comunque con le popolazioni semitiche, fatte poi tra l'altro da un ottimo governatore che è famoso solo per la sua enorme figura di merda, ovvero Publio Quintilio Varro, che a livello
economico, statale e burocratico era un gioiello di uomo Varro. A livello militare è L'unico come... errore è stato spedirlo quando c'era ancora bisogno di militare. Quella lì è stata una sbagliata valutazione di Augusto. È stato l'errore mandarlo, punto. Cioè proprio questa cosa qui. E io ripeto, ci sarebbe stata una simpatica amicizia tra la Partia, però dove comunque Cesare avrebbe tenuto, perdonatemi il termine, il toro per le corna o peggio, per quanto riguarda, e avete capito che cosa intenda dire. Io concludo qui perché dico comunque la live sta andando avanti da tanto, appunto vorrei anche sentire Gian cosa vuole dire e voi anche soprattutto. Vuoi parlare tu, Zach, o vado io? Inizia tu, che mi sa che comunque appunto siamo molto d'accordo su molti punti. Va bene. Beh, allora, innanzitutto parlando un attimo di Cesare, andiamo un attimo nel dunque senza volare tanto in alto, ma non so, francamente, dal punto di vista, criticare dal punto di vista militare mi viene un po' difficile, anche perché, come dire, adesso userò una carta sporca, tiro giù l'asso dalla manica. Se pensiamo a uno stesso Napoleone, appunto, che a Sant'Elena, non mai in esilio, ha scritto un commentario sulla guerra di Cesare, ad esempio questo, come dire, quindi Napoleone anche lui è un brocco, e quindi tutto quanto il nostro mondo va a quel paese, oppure, evidentemente, un esperto come Napoleone, che vuol dire, secondo me, ne sa forse più di tutti quanti dell'umanità riguardo alla guerra, poteva fare un discorso di questo tipo. Ma andiamo un attimo nello specifico. Su Napoleone e Cesare si possono trovare un sacco di similitudini dal punto di vista politico, la figura, appunto, Cesare bonapartista, questa figura politica, che, come dire, che da una parte è popolare, ma da parte non è proprio un rivoluzionario, ma questo non parliamo di questo dal punto di vista politico, che è un altro discorso che accomuna tutte e due le figure. Dal punto di vista militare, a mio avviso, che collega non solo Cesare e Napoleone, ma anche Alessandro, ma qualsiasi grande generale o condottiero, e di fatto la logistica. Chi veramente ti fa vincere una battaglia, per dire, a livello tattico, puoi avere anche fortuna. Sai, sulla difensiva il tuo avversario fa degli errori e quel giorno te la cavi. Ma vincere in continuazione, come di fatto tutti e tre hanno fatto, poi per carità Napoleone ha perso quelle sbagliate, è andata male, però comunque la sapeva il fatto suo. Ed appunto sono tutti grandi uomini di logistica, sanno come portare gli uomini, i rifornimenti, sanno come organizzare. È un brocco, io sono aborigeno, ok. Scusate, ho letto un commento. Fatto sta, stavo dicendo, la grande logistica è una grande punto di forza di tutti e due, sia Cesare di Napoleone, la velocità, come muovevano le truppe, che di fatto hanno rotto i piani, la mentalità. Questa è la grande genialità. Vabbè, Napoleone, io sono di Torino, quando la prima campagna in Italia arriva dalla Liguria, conquista Torino, poi di fatto va talmente veloce che aggira gli austriaci, di fatto è a Milano, gli austriaci non sono ancora arrivati, ma non parliamo adesso di Napoleone, se vogliamo Zach ci darà manforte. Per quanto riguarda lo stesso anche Cesare, quindi qua forse si vede la lezione appresa dallo stesso Napoleone riguardo a Cesare. Pensiamo alla grande velocità delle sue truppe, inizia la guerra civile, passa il Rubicone con neanche una legione, va direttamente a Roma. Una legione contro quante ne aveva Pompeo in quel momento in Italia? 5? Sì, ma le Lo clientele butta fuori da Brindisi, tra l'altro. Vabbè. Sì, le clientele che aveva Pompeo, perché Pompeo era l'uomo forte, veramente era Pompeo Magno, come Alessandro Magno, poi ha perso, ma lui era quello che contava, le sue clientele, cioè. Infatti questa è la grande anche intelligenza, se vogliamo, strategica di Cesare, che anche qui Napoleone sottolinea. Prendere Roma in una guerra civile è tutto, cioè tu di fatto, Cesare era illegale da quel punto di vista, a parte i soldi che si piglia la cassa con i soldi, però dal punto di vista legale Cesare è lui che ha commesso l'errore. Infatti anche lì, quando si parla, il problema di Cesare è che è lui che scrive la storia. Nella sua guerra civile, prima di passare il Rubicone, arrivano gli ambasciatori da Roma, arriva Marcantonio dicendo mi hanno fatto l'attentato, poi in realtà si legge Svetonio, si leggono altre fonti, anche Plutarco, si vede no, prima è passato il Rubicone e poi sono arrivati, prima è arrivato Marcantonio, quindi di fatto la cosa illegale l'ha fatta, è lui che è nel torto marcio, non è come l'ha venduto, ma ok, questa è politica, però il fatto dal punto di vista strategico, prendere Roma, quindi diventare legale, nominare dei senatori, e questo è appunto un grande punto
di forza, se vogliamo, non tattico proprio del campo, ma comunque che ti fa vincere la guerra. Poi cosa fai una volta che hai preso Roma? Vai all'inseguimento di Pompeo, che è le clientele, il più grande esercito a sto punto? No, non lo segue direttamente, bene, va prima in Spagna, poi quando è sicuro e pronto va di nuovo contro Pompeo. All'inizio va a Brindisi, lo insegue fino all'ultimo, e poi anche lì va a Durazzo. E qui si vede anche, cioè, la grande critica che si fa a Cesare, un uomo che ha giocato veramente il tutto per tutto, ma dal punto di vista politico e non solo. Come ho detto prima, Durazzo, lo dico brevemente, ha l'esercito minore eppure tenta l'assedio, che va male, ok. Questa è una sua grande caratteristica. Sconfigge, poi abbiamo detto, a Farsalo, e lì, se vogliamo, inizia di fatto, cioè lì fino a quel momento, come ha detto anche Luciano Canfora nel suo saggio Cesare, dittatore democratico, che non è uno che simpatizza per Cesare, però di fatto qual è? Fino adesso la guerra era fra questi due potentati, su Cesare e Pompeo. Adesso di fatto c'è la guerra civile su, che ne so, l'impero, il primato, il potentato di Cesare contro la Repubblica, e dura ancora, se non erro, 10 anni, fino, se vogliamo, ai figli di Pompeo, ma se vogliamo lo stesso Galileo Pompeo, il figlio di Pompeo, fino all'età di Augusto farà il pirata, cioè veramente una grande figura che si potrebbe fare una serie TV, dei libri, è molto messo di nicchia, ma veramente una figura affascinante dal mio punto di vista. Il per pirata carità, come vanno adesso le serie TV, lasciamo stare. Ma sì, no, però per dirvi, cioè veramente io sarei curioso, perché è un personaggio che si può fare tranquillamente, molto affascinante. Per dire, quindi qui inizia la guerra civile. Poi anche Cesare ha messo, andando anche contro il suo stesso avversario, combattendo prima gli egiziani, poi andando in Siria, non solo. Bene, ho capito la grande potenza di Pompeo, perché di fatto combattendo questi qui, che sono i barbari, non sono molto organizzati. Ho capito perché di fatto Pompeo ce l'ha fatta a vincere così tanto, è diventato magno. Quindi, ok, le vittorie, per carità, abbiamo detto, sei sempre circondato di persone abili, e mi sembra anche una grande caratteristica dell'uomo, l'uomo d'armi, perché non può fare tutto, perché gli eserciti sono grandi. Napoleone aveva la sua caratteristica dove le mere marce le voleva tenere vicine perché le controllava, i suoi migliori li lasciava indipendenti, cioè evidentemente diverso, sono altri eserciti, è un altro mondo, i numeri sono diversi, però saper piazzare la persona giusta al momento giusto è una grande cosa. Ricordiamo Labieno, che gli ha salvato più volte la vita nelle Gallie, era un uomo di Pompeo Magno. Di fatto, appena passa il Rubicone, Labieno se ne va, ed è stata una perdita non da poco, però in ogni caso Cesare di fatto alla fine ha vinto. A mio avviso si può fare una critica a Cesare, che ricordiamolo, le Gallie, perché fa le Gallie? È una cosa prettamente politica, il suo trampolino di lancio nella politica, lo fa per un tornaconto personale, in modo estremamente cinico, e ok. La critica che si può fare di fatto a Cesare, che di fatto diventa uomo d'armi a 40 anni, prima, per carità, Roma possiamo definire una aristocrazia militare, la classe dirigente faceva parte dell'esercito, come di fatto, se vogliamo, l'impero anche di Napoleone. Di fatto chi è che comanda? Lo stesso Napoleone è un generale, fa parte di una aristocrazia militare. Quindi no, Cesare, tornando a noi, diventa uomo d'armi di fatto a 40 anni, quindi complimenti, ha imparato in fretta, e soprattutto i suoi grandi errori che possiamo imputare a Cesare sono proprio dal punto di vista politico, perché Cesare, una volta che ha conquistato tutti, fa degli errori giganteschi, dura solo 6 mesi. I congiurati, per carità, ci sono repubblicani, ci sono quelli di Pompeo, ci sono molto fedeli a lui di Cesare, quelli che veramente erano favorevoli alla Repubblica, erano popularis, commette degli errori disumani, come ad esempio fa il trionfo sui figli di Pompeo, che è una cosa che non si era potuta fare. Ad esempio a Roma ci sono le statue dei 7 re, mette la sua statua, che una repubblica come Roma, cioè non puoi fare un errore di questo tipo. Lui stesso va contro i tribuni della plebe, che lui era un uomo di popularsi, sapeva il peso di tutto ciò, commette degli errori che sono veramente imperdonabili, non si capisce il perché possa averlo fatto per me. Questa effettivamente... Forse è l'unica cosa per cui, volendo... cioè, per pensare la differenza fra Cesare e Alessandro. Alessandro, per questo dico che un condottiero come politico ha un sogno ma non riesce a inseguirlo. Appena finito, è erede re, è andato già oltre Indo, torna indietro, la prima cosa che fa, a parte gozzovigliare, è progetta ancora una campagna contro, adesso mi sembra, gli arabi. Cesare invece, volendo la campagna contro i Parti, diamine,
quello aveva un senso politico però davvero enorme. Cioè, a quel punto, cioè non è campata per aria, appunto, inseguo il sogno, no. Io vinco i parti, a quel punto, forse questo è l'errore, la statua doveva farla dopo il ritorno dai parti, perché a quel punto lì hai sconfitto tutti i nemici di Roma, in quel momento. Cioè, quindi anche da questo punto di vista è più realistico. Scusami se ti ho interrotto, finisci, perché mi sembra... Ma no, niente, io di fatto ho concluso, giusto una carrellata veloce, quali sono gli errori effettivamente di Cesare, che di fatto sembrano politici, che per carità Augusto a livello tattico, cioè durante la guerra con Marco Antonio rischia di perdere, mi ricordo quale battaglia, forse di Modena, o forse quando sono in Grecia, c'è Augusto e Marco Antonio contro i Cesaricidi, scusami? A Filippi. Grazie, esatto, a Filippi. Di fatto il suo campo viene conquistato, lui rischia di morire, cioè, per dire Augusto, di fatto la guerra civile di Cesaricidi la vince Marco Antonio, che era lui veramente l'uomo forte, braccio, se vogliamo, uno dei bracci destri di Cesare, però Augusto dal punto di vista politico fa quel miracolo, fa un impero di fatto restaurando la Repubblica, cosa che Cesare non ci ha provato nemmeno, perché nei suoi ultimi 6 mesi di vita non ci ha tentato, ed è difficile da spiegare un uomo così, della sua levatura, così profondamente, la sua materia era politica, come abbiamo detto, lui a 40 anni diventa un uomo d'armi, per tutto il resto della vita, tra virgolette, è solo stato un politico, tra virgolette, però questo non è nulla, volevo fare un attimo le precisazioni sui punti deboli, a mio avviso, di Cesare. Posso fare un appunto velocissimo? Vai, così poi facciamo la conclusione. Sì. Allora, Gian, sul discorso di però Napoleone aveva detto che Cesare bla bla bla, ti ricordo che Cesare a un certo punto piangeva perché non era arrivato a fare quello che era arrivato a fare Alessandro Magno e tutta quella pippa lì. Noi Alessandro Magno l'abbiamo letteralmente distrutto stasera. Ma è sempre il mito. Appunto, se Non è posso, il mito. io no, fin dall'inizio. perspettive. La grande cosa di Alessandro che è morto giovane, ha vinto sempre, e di fatto morendo giovane non ha avuto mai una grande sconfitta. Ha mollato in tempo, ha mollato la vita purtroppo, però ha mollato in tempo. E la leggenda è diventato di fatto un dio. Se Ragazzi, su Cesare faccio velocissimo. Allora, perché sono d'accordo quasi tutto su quanto ha detto Gianluca, fondamentalmente anche lì secondo me la capacità logistica, capacità operativa sul campo, una velocità degli spostamenti assurda. Poi, altro punto, motivo per cui volendo Cesare, e qua mi sto sbilanciando, è da una parte più avanti e dall'altra più indietro di Napoleone, perché dovevamo parlare anche di lui, ma era giusto per dirlo, è che Cesare, almeno contro i Galli, ha una capacità di... Allora, Cesare non solo sconfigge il suo nemico appunto a livello tattico, a livello operativo e logistico, perché poi comunque agli altri che gliela fanno, sì, ma lui attraverso la vera arte della guerra, lui si trova i migliori, che la logistica Edua, me la prendo, basta, ho già vinto, non ho bisogno di andare a distruggerli finché gli Edui non tradiscono, e a quel punto Cesare ha una mentalità estremamente volendo barbara, per dire una guerra del 700 non si farebbe così, ovvero sia il mio obiettivo non è la distruzione, questo parlo delle campagne di Gallia, prima Cesare tenta di ottenere anche delle clientele lì, poi non ce la fa, allora l'obiettivo non diventa più la conquista esclusivamente politica che vince subito, la conquista tattica non solo, la conquista strategica non solo la distruzione dell'esercito avversario, ma Cesare porta nell'antichità, e questa è una cosa molto rara, almeno nella nostra parte occidentale, la distruzione completa delle risorse avversarie, umane e materiali, che è un balzo quasi in avanti, quasi a livello di, ovviamente facendo grossi paragoni, per così dire, è come si combattono le guerre nel Novecento. Cioè io distruggo completamente l'avversario. Certo, il problema è che dopo non è necessariamente questo guadagno. Cesare è stato capace di operare così finché non ha ottenuto quello che voleva, a quel punto si è fermato e si è tenuto paradossalmente, per dire, come hai detto tu, le legioni galliche. A quel punto la Gallia diventa la sua clientela, quello che ne rimane, perché ha fatto un mezzo genocidio, sia chiaro. Non sto approvando i metodi di Cesare. No, allora, oddio, la cosa di annientare le risorse avversarie è la strategia base di Annibale. Ragazzi, no, lì è quello che no, all'inizio, è la strategia base di Annibale, però non è questa la live, siamo in ritardo.
E comunque no, la cosa del genocidio in Gallia è una delle cagate che ha detto lui, è una delle varie cagate, Sì, anche perché non ci sono questo è trasmiti vero, grossi non diminuzioni della abbiamo prove. popolazione. Questo I non abbiamo prove, germani ne ho anche se ammazzati. stiamo a quello che dice lui. Cioè, davvero, tu sei lì Ripeto, che il dici, problema di Cesare e di Alessandro è la mistificazione, perché Esatto. Cesare ha fatto tante di quelle cappelle che puoi dire il miglior generale di tot, Ma ha parato sempre, e questo è è il una punto. sega, dai, vaffanculo. Perché poi i colpi di culo, parliamoci chiaro, stavamo parlando abbiamo mezzo parlato di Napoleone, e scusate, la più classica delle classiche, Marengo, che cioè, Marengo lui era fottuto, arriva di sé che si fa ammazzare che Napoleone magari cioè, dà l'idea che oh guarda che convenienza, è morto l'eroe e torno io a essere l'eroe. Però sono cose che capitano, detto volgarmente, e poi soprattutto Napoleone non gli ha fatta comunque alla fine. Io non so se il giudizio di Napoleone su Cesare sia il migliore, perché uno che parla, perché è un giudizio, per quanto lui sia infinitamente più esperto di noi, un giudizio dopo 2000 anni. No, ma poi sicuramente lui che si vede come Cesare, doppiamente influenzato, questa sono d'accordo. Sicuramente, cioè il cesarismo e il bonapartismo sono quasi la stessa cosa. No, non sono quasi la stessa cosa, ma il principio di fondo è simile alla fine. Ci sono sempre stati comunque figure che hanno voluto fare, cioè se vogliamo anche vedere, cioè è il cosiddetto, quello che noi oggi chiamiamo culto della personalità. Lo stesso, cioè se tornando indietro nel tempo a Sargon di Akkad si considerava re degli umani, re degli uomini veri, cioè fa semplicemente il fatto che, come direbbe sempre appunto il professor Marco Aime di antropologia culturale, non troverete mai nessun popolo che si fa chiamare gli scemi, gli storpi e quelli che se la fanno addosso, cioè fa proprio parte appunto della stessa natura umana e della natura di questi personaggi, cioè come parlavamo prima di Cao Cao, ragazzi, ma pensate davvero che Cao Cao non avesse voglia di diventare imperatore postumo? In realtà forse a lui sarebbe più piaciuto diventare, anche magari prendersi la coroncina prima di morire, poi è arrivato anche Cao Pi e se l'è presa tutta la cosa. Non per nulla però ha fondato le basi, perché poi anche quando gli Jin di Sima Yi comunque prendono poi il potere contro il nipote, Cao Cao è ancora adesso, Cao Cao barra Cao Cao come lo chiamano in Cina, viene visto come un eroe, quasi un unificatore, e se vogliamo farlo come simile a un Oda Nobunaga. E ragazzi, ve lo dico perché questa è una piccola anticipazione di quello che vedete a settembre. Io non vi dico altro e per me io ho concluso per stasera. Ma anche per me si può concludere, non so se volete ancora aggiungere qualcosa. Vi ringrazio. Cosa che vorrei aggiungere è soltanto questa. La verità è che bisognerebbe fare una differenziazione pazzesca a livello tattico, a livello logistico, a livello strategico davvero, che comprende tutto. Appunto, io ho gli Edui, ci faccio un'alleanza finché posso, cioè a livello strategico macro, a livello operativo, a livello strategico magari appunto mediano, possiamo così dire, che allora la verità è che siamo umani, non possiamo comprendere tutto e ci vuole tanto culo, cavolo, perché a Cesare, a Scipione, a tutti ha rischiato di andare malissimo. Cioè, sì. Annibale ha rischiato di morire come un pirla per un'infezione, mentre era lì a fare niente. E questo vuol dire tutto. Cioè. Sì, no, assolutamente. Scusami, ti ho interrotto Gianluca di nuovo. No, niente, io lasciavo la conclusione, se qualcuno voleva ancora dire qualcosa, se no io volevo ringraziare Incontri di Storia che hanno ospitato la mia live, che non sono riuscito a farla partire, non so, magari è un primato, non so se su YouTube c'è già questa cosa, fare una live in un altro canale, quindi volevo ringraziarvi doppiamente, sia voi che avete accettato questo invito di parlare appunto un po' come sono i miei gusti, tra antichi e moderni, saltare qua di pari in frasca. Ringrazio molto Lorenzo e Giacomo che hanno portato il loro pensiero critico, completamente diverso dal luogo comune, che fa piacere, ha dato modo di approfondire un po' di più, a scavare un attimo, non fare, se vogliamo, i soliti romanisti della storia romana, dove dai Roma siamo noi veri italiani, poi alla fine vedi che
No, poi vedi, l'impero romano si basava sulle tasse, prelievo delle tasse, dice, ma forse non è proprio l'Italia di oggi, però va bene così, lasciamo stare queste critiche. Ringrazio Zach che ha voluto entrare in questo girone di antichiste, non solo, comunque ti sei mosso veramente estremamente bene, sono molto interessante, sono molto contento di averti invitato con le tue conoscenze, come dire, ci hai aiutato, che io onestamente sono un profano dello storia militare, la studio per conto mio, ma non è questo. No, non è mio campo prettamente di studio, e quando posso approfondisco, ma non sono così esperto come te, quindi ti ringrazio di aver accettato questo invito, che appunto è un invito un po', come dire, spinoso fra antichi e moderni. E nulla, io ho detto tutto, se volete aggiungere ancora voi qualcosa, se no i proprietari del canale decidano. Rispondo velocissimamente a Grievous, ti dico soltanto che Thutmose III, già che tu parlavi di Shamshi-Adad, primo re dell'universo, Thutmose III, colui che ha poi fatto la battaglia di Megiddo, che ancora adesso per le potenze mitiche il Megiddo è una catastrofe, e diceva semplicemente che quando lui è nato è nato un dio, cioè della serie, proprio a livello di queste cose qua, più chi vuole tirarla di più, cioè poi vabbè, lasciamo perdere i sultani ottomani che quando cominciavano a fare i titoli sembravano Calisi. Ragazzi, io vi ringrazio veramente per questa live, mi ha fatto veramente piacere anche soprattutto lo scambio di battute, lo scambio di opinioni che c'è stata, e sinceramente sotto certi aspetti mi sembra che noi siamo meno lontani di quello che possa sembrare a livello di idee per quanto riguarda. E in fondo basta parlare, semplicemente mettere le fonti e dire appunto le cose che non ci siamo, non sono... È sempre questa la cosa. Ragazzi, dal vostro show della porta accanto... Appunto, volevo soltanto dire proprio questo. Alla fine la cosa importante è la discussione, arricchisce tutte e due le parti, e poi appunto siamo in realtà tutti d'accordo, perché le fonti sono quelle. E basta, dai. Sì, no, tutti d'accordo, ognuno tira a crescere il proprio sapere. Comunque volevo ringraziare, dato che non l'ho ancora fatto, tantissimo sia Gianluca, che appunto mi ha invitato, ha fatto partire tutto, sia anche voi ragazzi, Lorenzo e Giacomo, che diamine avete salvato tutta la serata, e comunque appunto è stato un bellissimo confronto, quindi grazie ancora. Scusate. Grazie. Grazie Gian per aver organizzato tutto. Grazie Zach per tutta la discussione. È stato molto divertente. Grazie Lore per aver salvato la live, perché alla fine l'hai fatto te. Ho imparassitato direttamente la cosa, ho fatto da buon tirannide quale sono, ho preso il controllo totale. E grazie a me per aver detto la verità, ho ragione io, punto. Ovvio. Che bello poter tagliare determinati pezzi delle live, ragazzi. Buona serata. Ovviamente Grazie ancora. Grazie a tutti per esserci stati. Ciao. 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 Ciao.